Ben ritrovati amici di Directa Sport dall'Auditorium Andrea Parodi di Budoni. Questa è la seconda giornata di gare per quel che concerne il campionato nazionale sardo di powerlifting organizzato dalla Sardinia Drug Free Powerlifting Association. In panca Annalisa Piras, il momento della panca donne nella giornata di ieri che potrete rivedere sui nostri canali in qualsiasi momento. Vi abbiamo raccontato della sessione di squat maschile e femminile, della sessione panca uomini. Intanto la prima alzata di Annalisa Piras, categoria Master 3, 58,5 kg, è valida. Ha sollevato 30 kg, il record sardo è di 50 kg. Ci saranno sicuramente tanti tentativi anche oggi di superare i vari record nel corso di questa giornata, che appunto vedrà la panca donne come prima prova e poi le gare di stacco uomini e donne che andranno a chiudere la giornata. È un torneo con la formula del single lift, quindi ogni partecipante può deliberatamente decidere se partecipare a una, a due o a tutte le prove in programma. Verranno poi assegnati i titoli assoluti e quelli delle varie specialità e quelli di categoria nel corso della giornata. Stavolta è andata in panca Anna Stradoni a sollevare 45 kg, categoria M2, quindi siamo ancora nei master. Il peso sempre categoria 58,5 kg. Si prepara Emanuela Garau, 52,5 kg da sollevare, la categoria è senior 58,5 kg. Si prepara dunque Emanuela Garau. Dovrebbero essere due flight dedicati alla panca donne. Abbiamo visto 20 atleti iscritte, ma anche un paio di defezioni finora, quindi dovrebbero essere 18 le atlete che si misureranno in questa specialità. Vediamo Emanuela Garau, alzata valida anche per Emanuela Garau. Emanuela Garau della Atlas Gym aveva concorso anche sullo squat, non concorrerà invece per quanto concerne invece il deadlift, ossia gli stacchi. Sarà una gara molto partecipata, quella del deadlift. Parteciperanno praticamente quasi tutte le atlete in gara. Intanto è la volta di Elisabetta Mais, categoria senior 47,5 kg, andrà a sollevare 57,5. Valido il primo tentativo anche per Mais. Si sale di peso, 60 kg per Martina Ruzzittu, categoria junior 55,5. Non siamo lontanissimi dal record che è a 71, magari nel primo tentativo Martina Ruzzittu andrà a sollevare 60 kg e poi è probabile che si andrà a salire di peso nelle prossime prove. Tanto per ora il punteggio più alto lo ha realizzato Elisabetta Mais, 61,174, punteggio che viene calcolato in base al coefficiente Malone, che tiene conto del peso dell'atleta e della quantità sollevata. In base al peso viene calcolato un coefficiente che poi andrà moltiplicato per i chili sollevati. Tanto Elisabetta Mais andrà sui 62,5 al secondo tentativo, ma seguiamo Martina Ruzzittu. Anche per lei il primo tentativo è valido. Il bilanciere rimane a 60 kg. 60 kg anche per Marianna Pattitoni, la categoria è junior 58,5,
andrà a sollevare 60 kg, il record sardo è fissato a 75 kg. A seguire Sara Carta chiuderà il primo flight dedicato alla pancadone, chiuderà la prima prova del primo flight, saranno 3 le prove e quello che farà fede nel risultato finale sarà l'alzata con il carico maggiore. È la volta dunque di Marianna Pattitoni, atleta del Power Club Luogo Santo, partecipa solo alla gara su panca. Alzata è valida anche in questo caso. Alzata valida per Pattitoni, il bilanciere va a 72 kg e mezzo per Sara Carta. Chiude Sara Carta, 72 kg e mezzo, categoria senior, 50,5 kg. Diciamo in questo caso forse la forbice più alta tra il peso e il carico, perché andrà a sollevare 22 kg in più rispetto al suo peso corporeo e questo chiaramente va a influire sul punteggio, che in caso di alzata valida sarà di 73,943 per quanto riguarda questo primo turno. Guadagna la pedana Sara Carta. Powerlifting Team Sardegna, alzata valida anche per Sara Carta e andiamo alla seconda prova. Torna in pedana Annalisa Piras che dai 30 passa ai 35, categoria M3 classe 1973 per l'atleta del Power Club Lula. A seguire Anna Stradoni, stessa società, anche lei master classe 1978, che passerà dai 45 ai 50. Qui fa un po' più fatica Annalisa Piras e l'alzata è nulla. Quindi resta a 26.862 nel punteggio. Ci riproverà nella terza prova, ancora 35 forse, ancora non viene segnata. Comunque Anna Stradoni va per i 50 dopo la prima alzata valida a 45. Vediamo l'alzata di Stradoni, dovrebbe essere valida, così è. Sale a 50 kg, dunque la prestazione di Anna Stradoni. Emanuela Garau proverà a sollevare 55 kg, va a 2,5 kg rispetto all'alzata precedente. Mentre Stradoni intanto ha eguagliato il record sardo di categoria per la categoria M2 58,5 e al terzo tentativo andrà a ritoccarlo leggermente andando sui 50,5, stabilendo così il nuovo record in caso ovviamente di alzata valida. Mentre abbiamo sulla panca Emanuela Garau per i 55, categoria senior 58,5, qui siamo abbastanza lontani dal record,
È valida l'alzata di Garau che ritocca il suo score a 55 kg. Elisabetta Mais sale a 62,5. Categoria senior 47,5. Guadagna la panca Elisabetta Mais per questa sua seconda prova. Attenzione, alzata nulla. Alzata considerata nulla. Non è riuscita a portare il bilanciere in alto Elisabetta Mais, quindi la sua prestazione per il momento rimane ferma ai 57,5 della prima prova. 62,5 anche per Martina Ruzzittu, categoria junior, aumenta di 2,5 kg rispetto alla prima prova. Gli applausi dell'auditorium a Andrea Parodi che inizia un po' a scaldarsi per questo voto unanime, alzata valida per Martina Ruzzittu, categoria junior, ritocca la sua prestazione a 62,5. Categoria junior classe 2004 della Atlas Gym. Sarà la volta di Marianna Pattitoni che sale a 65 dai 60 della prima prova. Il record fissato a 75 è ancora un po' lontano, vediamo tanto questa seconda prova di Marianna Pattitoni. Alzata veloce, ma il verdetto non è unanime e comunque valida la prova di Marianna Pattitoni. Vediamo che ci sono 3 giudici di gara, ognuno esprime il suo verdetto, a volte si va verso il verdetto unanime, a volte il rapporto è 2-1 e chiaramente si va per maggioranza. Sara Carta 77,5, categoria senior 50,5, il suo il punteggio più alto, in caso di alzata valida siamo a 79,042. Alzata valida e attenzione perché siamo a 5 kg dal record, però vediamo già che Carta tenterà per gli 80, quindi non andrà sul record di 82,5, o forse sì, vediamo se ci sono modifiche in grafica. No. Tanto Annalisa Piras non effettuerà la terza prova, quindi si ferma sui 30 sollevati nella prima. Anna Stradoni va per il record di 50,5 kg. Viene preparato il bilanciere. Stradoni ha eguagliato il record dei 50 kg della categoria M2, 58,5 kg, ed ecco in pedana Anna Stradoni per i 50,5. Potrebbe essere questo il primo record di giornata. Osserviamo insieme a voi la prestazione di Anna Stradoni. No, purtroppo no. Alzata nulla per Stradoni, Il rammarico dell'atleta del Power Club Lula. per gara va a seguire
Mais e Ruzzito. che comunque eguaglia il record, non lo ritocca. Emanuela Garau andrà per i 60 in questa sua terza prova, categoria senior, Bilanciere carico, 58,5. Emanuela Garau dell'Atlas Gym, classe 98, guadagna adesso la pedana. Alzata nulla, per Garau. Il bilanciere va a 62 non è riuscita a tenere dritto il bilanciere, a seguire Ruzzito e Partitoni. dunque la prestazione di Garau si ferma ai 55 kg dalla seconda prova e uno score finale di 50,193. La volta di Martina Ruzzitto che va sui 65, aumenta di altri 2,5 kg, categoria junior 55,5 kg. È buona l'alzata di Martina Ruzzitto che si prende gli applausi meritati. Per Ruzzito a seguire Partitoni. 60,853 il punteggio di Martina Ruzzitto. La volta di Marianna Pattitoni, altri 5 kg di carico per l'atleta di Luogosanto. Terzo tentativo sui 70, che qui è una categoria junior, classe 2003, Marianna Pattitoni, quindi 22 anni. E poi chiuderà Sara Carta questo flight numero 9, stiamo andando in continuità con gli 8 flight che hanno caratterizzato la giornata di ieri, con gli squat maschili e femminili e la panca maschile. Alzata nulla per Ruzzito, il bilanciere sale a 70 kg, alzare nulla per Partitoni. A seguire Carta. Tanto ci chiedete nei commenti dei ragguagli sul proseguo della manifestazione, ve li daremo appena possibile, tanto dal tavolo trasmettono anche a noi in grafica il programma e saremo solerti nel dirvi se poi nelle gare di stacco ci saranno prima le donne o gli uomini, però il prossimo flight sarà ancora di panca femminile. Tanto era valida l'alzata di Marianna Pattitoni, mentre Sara Carta non va sul tentativo degli 80 kg. 80 kg, alzare 6. Resta buono il tentativo sui 77,5, non male per una senior categoria 50,5. Sara Carta, Powerlifting Sardegna, parteciperà a tutte le gare di questo campionato nazionale sardo. Sara Carta, e adesso ci prepariamo per il flight. Ah no, scusate, questa era Marianna Pattitoni, ci siamo distratti con la richiesta nei commenti. Questa è la Marianna Pattitoni che non ha sollevato i 70, quindi il suo score rimane a 65. E la volta quindi di Sara Carta che tenterà gli 80 in questa terza prova, che va a chiudere il flight numero 9. Non va. E poi è giusto, perché?
Perché? Non va, addirittura, Una per carta. Forse ha toccato il rec. addirittura un verdetto è partito prima della fine dell'esecuzione. L'alzata forse ha toccato il rec. Siamo pronti con il flight 10, leggiamo Piera Milia, Teresa Loi, Lucrezia Serra, Carmen Meloni, Valentina Polese, Roberta Pirisi, Federica Muscas, Silvia Ghisu, Camilla Berti, Cinzia Carta e Clara Pino. E siamo con Mauro Simula che abbiamo visto ieri impegnato nello stacco e nello squat e oggi sarà impegnato nelle gare di stacco, lo diciamo perché ce l'hanno chiesto poco fa, prima le donne e gli uomini, prima le donne, insomma forse anche un pizzico di cavalleria o forse non è per questo motivo, ma comunque prima le donne. Mauro, un'impressione su questi campionati, quello che hai visto e che hai vissuto fino a questo momento? E questi campionati qua sono veramente di alti livelli, oltre l'altra federazione FPL, ma questi qua VDFPF sono abbastanza molto di alti livelli, eccetera. Ci sono moltissimi atleti che si impegnano ore e ore di palestra come me e come tanti altri atleti che lo facciamo con tantissimo spirito del powerlifting. Io ne arrivo dal mondo del ciclismo, ho fatto 13 anni nel mondo del ciclismo e da 6 anni a questa parte ho iniziato a frequentare una palestra e mi sono avvicinato nel mondo della powerlifting, eccetera. In 6 anni ho fatto parecchie gare, sia in FPL che in VDFPF e infatti a giugno sono diventato per la terza volta campione mondiale di stacco. Noi anche un po' per vicinanza di età parteggiamo particolarmente per i master perché poi sono anche un esempio di tenuta, di vita sana, vita sportiva che questo sport ovviamente richiede. Ieri abbiamo apprezzato davvero tanto alcune prove di atleti più grandi, ovviamente di età, che comunque non rinunciano all'attività agonistica. Infatti io ho iniziato a 50 anni, adesso ne ho 56 già passate e chili ne solleviamo abbastanza, anche se siamo diciamo i dinosauri di queste nuove leve, eccetera, ma ci diamo molto da fare, come vedi lui, come vedi, la lui Teresa che è lo stesso, Master un master M5, ecco, come vediamo. Classe 62, insomma, notevole davvero. Siamo sempre sul campo di gara. Insomma, anche un conciliere con lavoro. Hai detto che hai concorso e hai anche vinto per un titolo mondiale. Quanto è importante in questo tipo di discipline, sia dell'atletica leggera che dell'atletica pesante, anche il supporto del vostro corpo. Senza di esso sarebbe difficile fare sport a livello professionistico come fate voi. Sì, infatti, ci vediamo. Infatti ci vuole molta costanza in questo sport qua, visto che tutti quanti lavoriamo e non lo facciamo come vero e proprio lavoro. Tutti quanti lavoriamo, io lavoro nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri, facendo i turni anche molte volte fili smonto dalla notte e me ne vado in palestra per gli allenamenti molto duri. Intanto la precedente esibizione è stata di Lucrezia Serra, ha sollevato 50 kg e questo è il record sardo della categoria T3 80 kg che era fissata a 47,5, sollevando 50 il record è stato superato.
Bene anche Pieramili e Teresa Loi nelle precedenti esibizioni con alzate a 50 kg, alzate valide. Lucrezia Serra proverà anche a ritoccare il record portandolo a 55 alla seconda prova. Bene anche Carmen Meloni con 52,5, anche lei vicina al record, che magari proverà a raggiungere e superare nelle prossime prove. Adesso in pedana Valentina Polese, la categoria è T3, 70 kg, e proverà a superare abbondantemente il record che è fissato a 42,5. Le tue prestazioni ieri, sei soddisfatto? Sì, sono abbastanza soddisfatto, anche per l'ultima me l'ha data nulla per poca profondità, però bisogna sempre accettare il verdetto dei giudici, è giusto che sia così. Ci diamo tanto allenamento, però quando sei in gara i giudici decidono la tua sorte, anche se ti ripeto, diamo tantissimo in palestra, diamo veramente tanti sacrifici. Qui le gare sono così, ci sono i giudici, decidono di fare la perfezione, le alzate, le chiusure, eccetera. Tanto va a buon fine il tentativo di Valentina Polese di abbattere il record, che adesso è fissato a 52,5, sicuramente proverà a ritoccarlo nelle prossime prove. Adesso la volta di Roberta Pirisi, 52,5 da sollevare, categoria senior 80. Roberta Pirisi, classe 2001, Body Sport Orani. Tu fai parte del qui Powerlifting Team Sardegna, sì. Dove ti alleni? Mi alleno alla palestra della Mechanical Barber di Posada, dove c'è Giuseppe Manca, che abbiamo sentito ieri. È il mio coach, è uno dei pionieri della powerlifting. Ha iniziato lui con Silvas e con Rudy Agus, sono i pionieri della powerlifting qua in Sardegna. Eh sì, insomma, quella tradizione che nasce anche non in questa provincia, perché adesso Budoni è passato su quella di Olbia Tempio. Io mi riferivo alla provincia di Nuoro, alla tradizione nuorese nel powerlifting, che poi è un po' figlia di quella tradizione pesistica, tipicamente nuorese. Infatti Rudy Agus, infatti ha partecipato per parecchie gare, prima era con una società di fuori, perché la powerlifting in Sardegna è nata non da pochissimi anni, eccetera. Infatti i veri pionieri sono Silvas, come ti ho detto, e anche Giuseppe Manca, si allenavano, diciamo, nelle cantine, vere e proprie nelle cantine, poi mano a mano si è evoluto questo sport, si sta espandendo alla grande. Intanto il record di Federica Muscas, categoria T3, 63 kg, ha toccato il record a 55,5. Per il record anche Silvia Ghisu, una master del Power Club Lula, che dal record di 55 proverà a ritoccarlo a 57,5. Questa tradizione del powerlifting che è figlia poi della pesistica nuorese, certo, da Nardino Masu in poi. Sì. Bello. Si sono sempre allenati lì, è iniziato, ti ripeto, anche Rudy, mio cognato, si allenava in quella palestra, e poi mano a mano si sono, come vedi, si è abbastanza allungata in tutti i sensi. Adesso la powerlifting si è associata alla FIP, si sa anche adesso, piano piano stiamo andando abbastanza avanti come atleti da powerlifting, si sta espandendo abbastanza bene. Alzata valida per Ghisu, quindi record della categoria M1, Silvia Ghisu, classe 84, quindi 41 anni. E adesso è la volta di Camilla Berti, che vediamo per la prima volta in pedana, perché non ha partecipato alle gare di squat. Parteciperà invece alla gara di panca e a quella di stacco, di deadlift. Camilla Berti, classe 99, senior 70. Non siamo lontani dal record, ma in questa prima prova ci teniamo ancora leggermente sotto. Il record è a 75,5. Dalla stessa categoria Cinzia Carta, che salirà in pedana. Intanto l'alzata è valida per Berti. Diciamo che è una sorta di scontro diretto anche per i record. Cinzia Carta solleverà
ugualmente 70 kg, la categoria è la stessa. Poi sarà la volta a chiudere il flight 10 per Clara Pino, classe 97 del Powerlifting Team Sardegna. Cinzia con la nostra squadra. Sì, anche Cinzia Carta Powerlifting Team Sardegna. Si allena nella nostra palestra. Alzata anche veloce. Sì. Alzata valida per carta. Il bilanciere Ed è valida a 70 kg, il bilanciere sale un po', 75 kg per Clara Pino, categoria senior 80, il record ovviamente è fissato un po' più in alto agli 87,5. Ci si potrebbe arrivare per gradi, ma ovviamente Piano. non è semplice. Sì, Tutto dipende anche dalle prime esibizioni, da come poi uno si sente. Abbiamo parlato ieri con Marco Marteddu, è stato qui nostro ospite della Body Sport Orani, di quanto poi comandi la testa in queste circostanze. L'aspetto mentale è quello che poi guida tutto, non è solo mera forza fisica, insomma. Infatti. È valida anche l'alzata di Clara Pino. Primo tentativo che va dunque in archivio, si torna in alto nell'elenco per la seconda prova. Bara carica, migliaia in pedana. Si prepari Loia e Serra. Piera Emilia ritocca 52,5 rispetto alla prima alzata, tutte alzate valide in questo flight al primo tentativo. Bravissima. Va anche il secondo per Piera Emilia, categoria senior 63. Terza prova proverà a ritoccare ulteriormente sui 55, mentre il 55 è il carico per Teresa Lui in questa seconda prova, Master 5, categoria 80 kg. Abbiamo sottolineato prima, classe 62, Teresa Lui. Grandissima atleta. Un bel ritocco, anche 5 kg in più. Sono tanti chili in palestra, soprattutto la panca si sente molto di più rispetto a fare squat e step. Lo sente molto di più, abbastanza bene, abbastanza fluido. Ed è andata anche questa, brava bravissima. Teresa Lui. Alzata valida per lui. Il bilanciere va Del corpo forestale. Il bilanciere rimane a 55 kg, altezza retto per Serra, a seguire Melloni e Pollese. Lucrezia Serra, già titolare di record, va dai 50 ai 55. Categoria T3 80. Power Club Alghero, classe 2006, abbastanza giovane insomma. Confronto alla lui. Ecco qua, è arrivato Tobias. Sì, lo... Grande... non ce l'ha fatta. Non va il secondo tentativo, ma vediamo se poi resterà sui 55.
sulla terza prova. Carmen Meloni sale a 57,5, siamo in area record eguagliato nel caso. Senior 63 kg, classe 93. Vediamo cosa. Dai, bravissimo. Perfetto. Buona e quindi si va a 57,5, eguagliato il record, proverà anche a superarlo Carmen Meloni, vediamo se si accontenterà magari semplicemente di ritoccarlo oppure se andrà a un aumento più considerevole. Tanto Valentina Polese va per i 57,5, aveva già superato abbondantemente il record della sua categoria T370. Bara carica. Tanto Lucrezia Serra ci riproverà Sì, sui 55. Andiamo Valentina Polese. Carmen Meloni intanto aumenterà di 1, andrà per il record a 58,5. Perfetto, va bene, va bene. Alzata valida, 57,5 per Polese, 44,304 di punteggio. Roberta Pirisi sale da 52,5 a 57,5. Classe 2001, anche lei senior ma comunque giovanissima, 24 anni. Ripeto, siamo abbastanza in pochi, Master 4, Master 3, Master 1, siamo veramente pochissimi in confronto a qua, però ripeto la costanza. Guardate la costanza, che non è poco a quell'età lì, perché quando si è giovani Per i giovani è chiaro puoi che intraprendere subito velocemente i chili, te li mangi i chili. anche se poi in realtà di questi tempi non è scontata neanche l'attività sportiva dei giovani, sembra che stiano un po' abbandonando. Sì. L'aspetto positivo è che rispetto al passato si cercano di più anche gli altri sport. Prima la scelta era un po' più ridotta, adesso c'è anche quella sana curiosità di andare verso altre discipline. Adesso chiaramente in Italia è il momento del tennis, Sì, adesso grazie padel, tennis, tantissimo lo stanno grazie anche facendo. alle imprese dei tennisti, si è alzato davvero di tanto il livello dei tennisti italiani negli ultimi anni. Sì. Tanto buona l'alzata di Pirisi, adesso buona anche questa era Federica Muscas che ha ritoccato ulteriormente il record da 55,5 a 58,5 e adesso proverà a ritoccare il record anche Silvia Ghisu, Master 1, che passa a 60,5. Bara carica. Ghisu in pedana. Dai.
alzata valida per Ghisu, il bilanciere va a Avevamo qualche dubbio, però poi l'alzata è valida, un verdetto addirittura unanime. Sì, perfetto. Silvia Ghisu va a 65. 65 è anche il peso che andrà ad affrontare Federica Muscas nel suo terzo tentativo. Adesso è la volta di Camilla Berti che va per i 75, mentre Cinzia Carta, che è della stessa categoria, andrà per i 76 e andrà anche per il record che Sì. per ora è fissata a 75,5. Una sorta di competizione interna. Come si vivono queste competizioni quando poi il tuo concorrente è così ravvicinato? Lì dovresti cercare di mettere tutto quello che hai imparato nei tuoi allenamenti, cercare di non sbagliare, cercare di mettere tutta la tecnica che puoi, essere molto molto concentrato, soprattutto questi chili che quando noi carichiamo con parecchi chili devi essere molto concentrato su tutto, riguardare nella mente quello che stai facendo e riguardare che non puoi sbagliare, perché se sbagli il tuo avversario... C'è anche da gestire l'aspetto emotivo della Certo, competizione, moltissimo c'è che diventa una competizione diretta che... Certo, ti ripeto, quando hai pochissimi chili di vantaggio o pochissimi chili di svantaggio, cerca di recuperare il tuo avversario che sei lì. E poi va anche giocare anche moltissime d'astuzia quando al peso sei leggermente più leggero, guardare un pochettino il peso corporeo conta tanto. Bene, Berti sui 75, vediamo Cinzia Carta sui 76, perché poi la vostra è una competizione che si prepara, attenzione, qui Berti non va, e quindi l'alzata è nulla per carta. Dicevamo, sono competizioni che poi si preparano con ore ed ore di allenamento per un'esibizione che dura pochi secondi. Pochissimi secondi, infatti, molto molto pochi. E ripeto, ribadisco, ci vuole molta costanza sulla palestra che tu ogni giorno hai da fare. 80 kg sul bilanciere. Per Cinzia, Che ha comunque eventualmente una nuova opportunità, la stanno segnando in questo momento, okay. sempre 76, sì. mentre Camilla Berti ha deciso di salire a 80. Sì. Clara Pino va per gli 80 invece, è una categoria un po' più pesante, categoria senior 80, con il record un po' lontano ma neanche irraggiungibile, volendo, però prima c'è da fare questa seconda prova e vedere un po' come va. Una categoria anche leggermente più pesante, hanno le categorie di peso, vediamo un pochettino. Alzata valida bravissima, e va per gli 85, non andiamo in zona record ma ci avviciniamo molto. Terza prova, ricordiamo poi che chi è detentore di record può ulteriormente ritoccarlo con un quarto tentativo. Terza prova per Lucrezia Serra che proverà a ritoccare il record a 55. Non era andata bene nella seconda prova, vediamo il terzo tentativo sì. Vediamo i giudici, ok, bravissima. Quando all'inizio sembra così difficile è molto importante avere tanto autocontrollo Molto in quel autocontrollo, momento. Tantissimo autocontrollo perché ci vuole un attimo e le braccia non sono così forti come le nostre gambe. Anche perché è la terza prova, hai già fatto due tentativi sì. e chiaramente nelle braccia iniziano a sentirsi. È quello infatti. Terza prova ormai si dà il tutto, ecco, in terza prova cerchiamo di caricare abbastanza chili. Alla volta di Carmen Meloni 58,5, prova a ritoccare. No, non va.
alzata nulla per Serra. No, era Serra? 58 kg. Prima era Piera Milia sui 55, non l'avevamo vista, e Serra non riesce ad andare oltre i 50 iniziali, che sono comunque un record. Adesso è la volta di Carmen Meloni con i 58,5. Bara carica, Meloni pedale. Io devo andare a mangiare perché Sì. abbiamo lo stacco. Benissimo, Mauro Grazie. ci saluta, anche Ti perché saluto. tra un po' inizia la gara e bisogna Dobbiamo mangiare un po' tutti. prepararsi Sì. anche da quel punto di vista, anche mangiare, insomma, è importante, se no poi insomma vengono un po' a mancare le forze. Grazie. Alzata valida per Meloni, grazie Mauro, Vi saluto, ciao. e ci rivediamo in pedana, in bocca al lupo. 60 kg, altezza rettangolare per lui. A seguire Polese e Pirisi. Bara carica, Meloni pedale. Abbiamo un'alzata valida sottolineata con l'applauso, era Valentina Polese che ritocca il suo record a 60, quindi andrà anche a fare un quarto tentativo volendo, mentre Teresa Lui Bara carica, Pirisi. non è riuscita ad andare per il record, ci ha provato per la categoria M5, a 60 kg il record resta 57,5. Adesso è la volta di Roberta Pirisi, 60 kg, siamo lontani dal record, ma comunque è sempre un tentare di migliorare la propria prestazione. Leggendo i punteggi definitivi, bene Carmen Meloni a 48,374, 46,230 per Valentina Polese. Ricordiamo che i punteggi poi sono un coefficiente, aspettate un attimo, ok, va alzata valida per Roberta Pirisi. Intanto dicevamo i punteggi sono un coefficiente, un prodotto tra quello che è il coefficiente Malone e i chili sollevati. Chiaramente il coefficiente va ad aumentare al calare del peso, ecco, la proporzione è quella. È la stessa logica che poi muove il coefficiente Schwarz, che regola invece il punteggio nelle gare maschili. Valentina Polese andrà per un quarto tentativo a 61,5, mentre è la volta di Federica Muscas, già detentrice di record fin dalla prima prova, adesso va per i 60,5. Federica Muscas T3, 63 kg, non va.
Non va questo terzo tentativo. Il bilanciere va a 62 kg. E comunque record fissato sui 58,5 per Federica Muscas della Polisportiva Q1 Fitness, punteggio finale 49,298. Silvia Ghisu va per i 62,5, aveva già ritoccato il record di categoria M170 già dal primo tentativo a 57,5, poi 60,5 e adesso altri 2 kg di carico per l'atleta della Power Club Lula, classe 84. Non va. Ci fermiamo comunque a 60,5, considerevole comunque il risultato di Silvia Ghisu, categoria M1 70 kg. Riprova i 76 kg Cinzia Carta. Dopo il precedente tentativo, 76 kg che potrebbero essere record. Record della categoria Senior 70 fissato a 75,5. Cinzia Carta ci aveva già provato in seconda prova, non era andata bene. Vediamo adesso l'atleta classe 93 della Powerlifting Sardegna. È stata anche veloce, si riscatta Cinzia Carta e si prende l'applauso dell'anfiteatro. Andrea Parodi, per ora è suo il record a 76 kg, ma adesso tocca a Camilla Berti che nella stessa categoria può ritoccare questo record a 80 kg. Una sorta di derby interno alla stessa società, perché anche Camilla Berti è della Powerlifting Sardegna, classe 99, ed ecco il terzo tentativo di Camilla Berti. Dovrebbe essere valida, così è. Camilla Berti ritocca il record a 80 kg. 85 kg a Tesserac 8. È la volta di Clara Pino che adesso tenta gli 85. Camilla Berti farà un quarto tentativo a 82. Barre carica Pino Ibelane. Essendo titolare di record proverà a ritoccarlo ancora, però per adesso abbiamo Clara Pino che andrà a chiudere la terza prova di questo Flight 10. Che chiude la gara della panca femminile. A seguire probabilmente avremo anche una pausa, perché poi la pedana dovrà essere allestita per le gare di stacco. Ovviamente intanto seguiamo Clara Pino. È valida all'unanimità, portata a 85 kg la prestazione di Clara Pino con un punteggio di 61,931. E adesso il quarto tentativo per Valentina Polese e per Camilla Berti. Ne hanno facoltà, avendo infranto un record, possono ulteriormente ritoccare la loro prestazione. Quindi Valentina Polese 61,5, aveva già superato abbondantemente il record della categoria T370 che era fissata a 42,5. Al primo tentativo era già 10 kg sopra, 52,5, poi 57,5, 60 e ora si va per i 61
A seguire Camilla Berti tenterà di ritoccare il record dagli 80 agli 82. Polese in pedana. Chiamata in pedana Valentina Polese. Atlas Gym, classe 2007, quindi appena 18enne Valentina Polese. Alzata non valida, quindi rimane il record comunque sui 60 per Valentina Polese, ed è anche un po' la fatica che si fa sentire, perché 4 tentativi nel giro di pochi minuti, siamo collegati dalle 10, insomma nel giro di mezz'ora, ecco, 4 tentativi sono davvero tanti. Tanto vediamo Camilla Berti per gli 82. Il bilanciere va a 82 kg, altezza rec 9, in un tentativo di miglioramento del record della categoria per Berti. Altezza rec 9. Viene chiaramente modificato il bilanciere sia nel peso ma anche nell'altezza del rack, ovviamente dipende dalla lunghezza delle braccia dell'atleta in questo caso. Dall'altezza dell'atleta in generale per quanto riguarda invece lo squat, lo abbiamo visto abbondantemente nella gara di ieri. Tanto magari qualche minuto per Camilla Berti, che era stata una delle ultime a esibirsi nella terza prova, quindi ha bisogno di un pochino di riposo in più prima di cimentarsi nel quarto tentativo per ritoccare il record. 225 kg sollevati finora 82,5 nelle 3 prove. Se volete aspettare, ci sono anche gli imprevisti. Tanto c'è la possibilità di aumentare anche leggermente sugli 82,5, vediamo. Sì, si va per gli 82,5 probabilmente. Sì, no, rimane sugli 82, in realtà viene ritoccato in questo momento, quindi 82,5 per Camilla Berti. Alzata nulla per Berti, non riesce a ritoccare il suo record, comunque fissato sugli 80, non male come prestazione, anzi diremo molto bene come prestazione, e dovrebbe essersi chiuso questo flight. Viene già portata via la panca, crediamo, perché è il momento di attrezzare la pedana per le gare di stacco. Si inizia dalle donne, quindi la vedremo ancora in pedana per la gara di stacco femminile. Dovrebbe essere la più partecipata tra tutte quelle dello stacco, oltre 20 atlete impegnate.
e poi andremo sulla gara maschile che andrà a chiudere questa 2 giorni dedicata al powerlifting con i campionati nazionali qui da Budoni all'anfiteatro Andrea Parodi. Ci prendiamo una pausa anche noi, ma ovviamente le immagini saranno ancora fisse sulla pedana, torneremo in collegamento all'inizio della gara.
E siamo tornati con la gara del deadlift, gara di stacchi con Annalisa Piras già in pedana, categoria M3. Adesso da qui avete potuto vedere, soprattutto per i profani, quello che è il movimento da fare in questa terza gara, stacco con bilanciere a terra, noto come deadlift per quelli che non sono profani di pesistica o di palestra in generale, categoria che è il record fissato sui 117,5. Buono il tentativo di Annalisa Piras sugli 80 e adesso è la volta di Marianna Teresa Senette, Alzata valida per Senette, che esordisce in questo 10° campionato nazionale sardo single lift. Maria Teresa Senette, categoria senior 44 kg, ha sollevato 100 kg, andrà per i 110 al secondo tentativo. Esordio anche per Filomena Sanna, che ha scelto solo questa categoria per gareggiare, una senior 47,5, solleverà 100 kg, alzata valida. Filomena Sanna, andiamo un po' a recuperarla nell'elenco. Powerlifting Team Sardegna. La volta di Anna Stradoni, che invece l'abbiamo già vista in gara anche poco fa nella panca, sta partecipando a tutte le gare. Anna Stradoni, che è una Master 2, 58,5 della Power Club Lula, proverà a sollevare 105 kg. Alzata valida. Il bilanciere va a 110 kg per Cappai a seguire. Giorgia Cappai, 110 kg, categoria T3, 47,5. Proverà a sollevare 110 kg. Giorgia Cappai del Power Club Luogo Santo partecipa solo a questa gara perché appunto nel single lift è possibile poter scegliere a quali gare partecipare, se a una sola o a tutte quante. Alzata valida per Giorgia Cappai. Poi abbiamo Sara Carta, Alice Careddu ed Elisabetta Mais che partecipano in questo flight numero 11. Saranno 2 quelli dedicati allo stacco donne. Sara Carta 122,5, categoria senior 50,5, record fissato a 135, quindi non lontanissimo. Sara Carta, Powerlifting Team Sardegna. L'alzata è valida. Applausi per Sara Carta, che invece sta partecipando a tutte le competizioni. In pedana Alice Careddu, che torna in pedana dopo la gara di squat, non ha partecipato a quella su panca. La categoria è senior 58,5 e proverà a sollevare 125 kg. Alzata valida per Careddu, applausi anche per lei. E poi è la volta di Elisabetta Mais, che tenterà di sollevare 147,5 kg. Siamo nella categoria senior 47,5. Siamo oltre 3 volte il peso corporeo per un record fissato a 150 kg, quindi siamo molto vicini.
alla cifra record. Elisabetta Mais. Alzata valida, un grandissimo gesto tecnico e atletico per Elisabetta Mais, che verosimilmente andrà per il record nel prossimo tentativo. Andrà a eguagliarlo perché Shea dichiara 150 kg. Torniamo su Annalisa Piras. In questa seconda prova sarà Giorgia Capai a tentare il record. Dopo i 110 andrà per i 121 con il record fissato a 120. Annalisa Piras aumenta da 80 a 85. Categoria M3, classe 73, Annalisa Piras, Power Club Lula. È valida anche la seconda alzata. Il bilanciere va a 100 kg, 110 kg per Senette. E ora Marianna Teresa Senette aumenta da 100 a 110, categoria Senior 44. Mara carica, Senette in pedana. Valida Alzata valida per anche ed è Senette. questa, quindi pure Senette va a ritoccare il suo score. Non siamo lontanissimi dal record di categoria, che è di 118,5. La volta di Filomena Sanna va per i 112,5, che è poi il carico che Marianna Senette ha dichiarato per la sua terza prova. Vediamo Filomena Sanna, Senior 47,5. Valida. Il bilanciere va. Filomena Sanna, non per Capai. Il bilanciere va a 130 kg. Per Sara Carta a seguire Caredù. Il bilanciere va a 115 kg per Stradoni. 115 per Anna Stradoni. Categoria M2 58,5. Anna Stradoni, anche qui Power Club Lula, che sta portando tanti master a questa gara. Stradoni classe 78, alzata valida, ritocca a 115 e ora è la volta di Giorgia Capai, 121 kg, si va per il record categoria T3 47,5. Giorgia Capai, Power Club Luogo Santo, classe 2007. Bilanciere carico, Capai in pedana. Capai dovrebbe essere valida, ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo ed era giustificato perché il record 121 Da seguire Caredù e Mais. ed è la volta di Sara Carta che al record si avvicina, categoria Senior 55, dovrà sollevare 130, il record è a 135. Bilanciere carico, carta in pedana. Sara Carta 130 kg.
Sarà carta. Alzata valida. Vediamo se carta andrà anche per il record nella terza prova. Giorgia K intanto va sui 130, a record conquistato, cercherà di fare ancora qualcosa in più. Nel frattempo viene chiamata in pedana Alice Careddu, 135 kg. Alice Careddu senior 58,5. È stata valida per Alice Careddu che va a 135. Elisabetta Mais va per il record adesso a 155, categoria senior 47,5. Bara carica Mais in pedana. Elisabetta Mais, polisportiva Punto Fitness, classe 95. Alzata lenta ma comunque efficace, gli applausi dell'auditorium. Elisabetta Mais ritocca il record sardo della sua categoria, portandolo a 155, tenterà poi un'ultima alzata da 157,5. Abbiamo quindi Giorgia Capai ed Elisabetta Mais che hanno già conquistato il record, mentre Sara Carta andrà a fare il suo tentativo in terza prova a 135,5. Nel frattempo Annalisa Piras rinuncia alla terza prova e va Marianna Senette per i 112,5. Non siamo lontani dal record che è 118,5. Proverà comunque ad avvicinarlo l'atleta master, anzi no, l'atleta senior 44 kg. Alzata valida, tutte valide fino a questo momento le alzate in questo 11° flight. Ne avremo uno ulteriore per questa prova di squat, di stacco femminile, e poi chiuderà questa 2 giorni di powerlifting la gara del deadlift maschile, mentre viene preparato il bilanciere per Filomena Sanna che proverà a sollevare 117,5 nella categoria senior 47,5. Filomena Sanna Powerlifting Team Sardegna, gambe strette, sono ovviamente scelte che ogni atleta fa. Qualcuno parte con le gambe un po' più divaricate, ognuno ha la sua tattica personale per avere più stabilità per poi effettuare il gesto tecnico. Alzata valida per Filomena Sanna e la volta di Anna Stradoni che va per i 120. Master 2 Anna Stradoni. Sui punteggi totali quello più alto tra chi ha effettuato finora la prova è quello di Marianna Senette, 127 e 856. Alzata valida anche per Anna Stradoni che chiude a 107 e 292, 122 e 682 per Filomena Sanna, 76 e 109
per Annalisa Piras, chiaramente sono punteggi anche di categorie diverse. Giorgia Capai prova a ritoccare il suo record a 130. Aveva già fatto il record alla seconda prova con 121. Adesso ci proverà con i 130. È valida l'alzata di Giorgia Capai che ritocca il record a 130, 136 e 656 il punteggio finale, ed è la volta di Sara Carta che va per il record a 135,5, proverà a ritoccare il record sardo fissato sui 135, categoria senior 50,5. Continua questa giornata. Altro Giorgia Capai avrebbe la possibilità di un quarto tentativo che verrà effettuato a 132,5. Intanto seguiamo Sara Carta per il record, vediamo se riuscirà a raggiungerlo. Così non è alzata nulla, non è riuscita a sollevare il bilanciere Sara Carta. Ci ha provato e merita comunque l'applauso che le viene tributato dall'Auditorium di Budoni. Si ferma a 130 la prestazione di Sara Carta e un punteggio totale di 132,587, ed è la volta di Careddu prima di Mais. Viene chiamata Mais, però prima dovrebbe esserci Alice Careddu sui 145. Ci scusiamo, c'è stato un errore per Sara Carta. Era corretta la nostra impressione. Dopo l'alzata. Il bilanciere va a 145 kg. Il bilanciere va a 145 e sarà Alice Careddu a effettuare il suo terzo tentativo. Non è da record, mentre vediamo già che al termine di questa terza prova Giorgia Capai ci riproverà per ritoccare ulteriormente il suo record a 132,5. Tanto in pedana Alice Careddu 145. Non va, non riesce a tornare su Alice Careddu, ma comunque merita gli applausi. La sua prestazione si ferma a 135 e un complessivo di 121,230. Elisabetta Mais prova a ritoccare il suo record che era sui 155, cercherà di portarlo a 160. L'ultima atleta di questo Flight 11 eccola Elisabetta Mais. Mais in pedana. 160 kg da sollevare. Alzata non valida, sorride Elisabetta Mais, di fatto non ci ha quasi nemmeno provato, insomma. Erano tanti, 160, ma sono tanti anche i 155 che rappresentano il nuovo record sardo. Il punteggio finale di Elisabetta Mais è 164,905. Ah sì, che non devi cambiare il link, lascialo non inerente. E chiuderà questo flight Giorgia Capai, che proverà a ritoccare nel suo quarto tentativo. Mezzo per Sara Carta. Ciao Matte.
132,5 per Giorgia Cappai, che chiuderà il flight 11, poi ci sarà il flight 12 dedicato ancora allo stacco femminile, senza acclarare che è solo lì. che chiuderà questa gara per quanto riguarda le donne qui da Budoni, Perché poi andrà e poi stacchi maschili che forse però inizieranno direttamente dopo la pausa, poi vi daremo conto chiaramente del programma più aziendalista un po' in tempo reale. e ha talento di ognuno di voi. Quindi la cosa meglio, 135 Luigi lo fa molto, chi ce l'ha di più? Certo. Sono un po' bollito. Oggi mi sono permesso quel messaggio perché non va bene. Giuseppe ora? Non so. No, ma in generale, perché intanto il rispetto per chi sta pagando, voglio dire. E poi se ci credi sali sul carro, con orgoglio, se non ci credi lo sappiamo subito che non ci credi. Che devo dire? Vabbè, ragazzi, Ci scusiamo per il disguido. poi non dico mi dava fastidio. Esatto, è così. Dai ragazzi, io sono ancora qui 10 ore, ne ho a oltranza, vi seguo da qua. Paracarica. Ciao, ciao, grazie. Sara Carta in pedana. C'è un tentativo per Sara Carta e la terza prova forse da ripetere sui 135, che potrebbero essere anche il record eguagliato, 135,5, un record che verrebbe superato. Sara Carta ci prova e va, dovrebbe essere valida così, e insomma in 2 giorni anche noi abbiamo imparato qualcosa. E quindi 135, Sara Carta avrebbe anche diritto a un quarto tentativo. Comunque il record è stato superato, complimenti a Sara Carta, categoria senior 50,5 della Powerlifting Team Sardegna. Partecipa a tutte le prove, ha partecipato a tutte le prove, non la vediamo ancora iscritta a un ulteriore tentativo di cui avrebbe diritto. Cappai chiamata per il 132,5, può ritoccare ancora il record Giorgia Cappai del Power Club Luogo Santo. Eccola Giorgia Cappai, non va, si ferma qui. Aveva pensato a un ulteriore tentativo, si ferma comunque ai 130, niente male per questa T3, 47,5 kg. Siamo già passati all'altro fly che è un po' più numeroso. Abbiamo Francesca Murgia, Carmen Meloni, no, allora aspettate che hanno invertito l'ordine. Grande giù, Andiamo grande comunque, grande. con la lettura dell'elenco. Piera Milia, Lucrezia Serra, Valentina Polese, Letizia Carroni, Camilla Berti, Francesca Murgia, Federica Muscas, Erika Pilisi, Carmen Meloni, Clara Pino, Giada Letizia Sanna, Teresa Loi, ma l'elenco non finisce qui, vediamo man mano che lo porteranno Scusate giù. un attimo. Dopo questo flight osserveremo una piccola pausa di circa mezz'ora. Ci viene comunicata la pausa di mezz'ora al termine di questo flight, prima poi di riprendere con la competizione maschile, sempre dello Il stacco. bilanciere va a 70 kg per Milia. Iniziamo da Piera Milia, senior categoria 63,
70 kg da sollevare, il record molto lontano 160. Piera Milia, Power Club Lula, classe 89. Viene preparato il bilanciere. Il bilanciere è carico a 70 kg per Milia, a seguire Serra e Polese. Bara carica, Milia in pedana. Dai la mano, giù. Giù. Dai la mano. Sta vedendo. Milia, l'alzata è valida, così è. Alzata valida per Milia. Il 70 bilanciere va a 100 kg. kg. Lucrezia Serra, T3, categoria 80. Questa prima prova proverà a sollevare 100 kg. Non siamo lontanissimi dal record fissato a 115. Bilanciere carico, Serra in pedana. A seguire Polese e Caronni. La volta di Lucrezia Serra, classe 2006 del Power Club Alghero. La prima alzata è valida. Alzata valida per Serra. Il bilanciere va a 105 Intanto kg. adesso Polese a avremo due T3 70 consecutive. Prima Valentina Polese e poi Letizia Carroni. Valentina Polese va per i 105 e poi Letizia Carroni per i 110. In entrambi i casi sono record, perché il record sardo di questa categoria è fissato a 92,5. Parte Valentina Polese, reduce anche dalla gara su panca, ha concorso in tutte le specialità. Alzata non valida per Polese. Il bilanciere va a 110 kg. Alzata non valida. No, no. Bara carica, Caronni in pedana. Polese non ha nemmeno effettuato il suo tentativo, non abbiamo capito le ragioni. Ed è la volta di Letizia Carroni, 110. No, lo so che sono quello che mi va perché qua da io per poi ci sono girato le cose. Valida l'alzata di Letizia Carroni, attendiamo il verdetto dei giudici, ma l'impressione è corretta, verdetto unanime, 110 il record per Letizia Carroni. E vedremo quelle che saranno le mosse di Valentina Polese per le prossime alzate. Ha rinunciato sostanzialmente alla prima. Camilla Berti, 115, categoria senior 70. Berti aveva portato già a casa il record sulla panca, qui però siamo abbastanza lontani.
perché il record è di 180. Camilla Berti va a sollevare 115, l'alzata è valida. Valida per Berti. E proseguiamo con Francesca Murgia, M2, 120 kg per questo primo tentativo, record a 137,5. Francesca Murgia, Fitness Center Siniscola, alzata a gambe strette, alzata valida, Alzata valida per Murgia. categoria era M2, classe 77. Francesca Murgia, 120 anche per Federica Muscas, siamo in prossimità del record che è a 121, categoria T3, 63 kg. Federica Muscas, Baracarica. abbiamo già visto all'opera anche nelle altre discipline, polisportiva Cunto Fitness, atleta giovanissima, classe 2006. Alzata valida per Muscas. Il bilancio rimane a 120 kg per Pirisi, a seguire la Erika Pirisi, categoria T3 80, andrà a sollevare 120 kg che rappresenterebbero il record, perché il record è appunto a 115. Erika Pirisi, Body Sport Orani, anche qui una 2006. Alzata valida, alzata anche veloce di Erika Pirisi, si prende il record, lo potrebbe fare, no, non Carmen Meloni, è stato segnato in giallo, ma Carmen Meloni andrà a sollevare 122,5, ma il record della sua categoria senior 63 è di 160, quindi non si tratterebbe di un record. Alzata valida per Carmen Meloni. Bilanciere a 130 per Clara Pino, categoria senior 80. Baracarica. Prima in pedale. Valida l'alzata di Clara Pino. Il bilanciere bacia, rimane a 130 kg per Sani. A seguire Loi. Peraltro impegnata in tutte le discipline questa atleta della Powerlifting Team Sardegna. E adesso è la volta di Giada Letizia Sanna, categoria senior 70, anche qui 130 kg, altra alzata valida. Alzata Così è. valida per Sani. Il bilanciere resta a 130 kg per Loi. A seguire Pirisi e Ghisu. Bilanciere per carico, Loi in pedale. - 130 kg anche per Teresa Loi, categoria Master 5, il record è a 151. Alzata valida per Loi. Il bilanciere resta Alzata valida. a 130 kg. Ancora 130 per Roberta Pirisi della Body Sport Orani. Baracarica, Pirisi in pedale.
vediamo come Teresa Lui proverà ad avvicinarsi ancora al record. Alzata valida per Roberta Pilisi. Stavamo guardando già i secondi tentativi e ci sarà per esempio un tentativo da record di Federica Muscas che passa dai 120 ai 130. Bara carica. Della volta di Silvia Ghisu. Master 1. Power Club Lula. Dovrà sollevare 135 kg in questo primo tentativo che va in porto. Alzata valida per il Ghisu. Il bilanciere sale a 145 Ghisu si avvicina per carta. al record. Cinzia Carta 145, categoria senior 70. Carta in pedana. Punteggio più alto per ora lo vediamo su Carmen Meloni. Valida l'alzata di Cinzia Carta. Gli applausi dell'auditorium. E andiamo con le seconde prove. Il bilanciere va a 110 kg per Polese a seguire. Si ferma qui Piera Milia e quindi si va subito su Valentina Polese, che tenterà di nuovo per il record. Non era andata bene la prima alzata a 105, ci proverà con i 110. Alzata valida Alzata valida per Polese. Il bilanciere per va a Polese. 110 kg per Sera a seguire Caroni e Berti. Questa è la volta di Lucrezia Serra. Polese Bara carica. Sera in pedana. adesso Lucrezia Serra per i 115. Andrà a eguagliare il record della sua categoria T3 80. Alzata valida per Lucrezia Serra che al terzo tentativo dovrà provare a superare il record adesso eguagliato. Letizia Carroni 120 per il suo secondo tentativo, aveva già infranto il record. Bara carica. Caroni in pedana. Portandolo a 110 dai 92 e 5 precedenti. Buona anche la seconda per Letizia Carroni, 120. Adesso è la volta di Camilla Berti, senior 70, da 115 passa a 122,5. Alzata valida per Berti. Il bilanciere va a 127 kg e mezzo. per Alzata valida ed è la volta di Francesca Murgia. Master 2.
63 kg da Siniscola. Prima alzata a 120, adesso andrà per i 127,5. Alzata valida della volta di Federica Muscas, che va per il record della categoria T3, 63 kg. Muscas in pedana. Dopo i 120 della prima prova si va per i 130, con record fissato per ora a 121. Alzata valida ed è record per Federica Muscas. 30 kg per Pirisi a seguire Si resta sui 130 con Erika Pirisi, Paracarica, Pirisi in che aveva pedana. già conquistato il suo record di 3,80 kg, portato già a 120, adesso si va per i 130. Alzata valida per Pirisi. Il bilanciere resta ancora Alzata valida anche per Pirisi, Meloni a seguire Pino e Sanna. 130 kg anche per Carmen Meloni, che Paracarica, Meloni in pedana. per i 130, siamo un po' lontani dal record della categoria senior 63, che è fissata a 160. Stata valida per Carmen Meloni. Il bilanciere va a 140 kg. Adesso Clara Pino Seguire Sanna e lei. proverà a sollevare 140 kg nel suo secondo tentativo, 10 kg in più rispetto a quello precedente. Clara Pino senior 80. Paracarica, Budoni, torno Pino in domani. pedana. Purtroppo io sono a Budoni, torno stasera, ma tu domani hai il volo alle 21:15. Però non è possibile domani. Alzata Con un po' di incitamento, alzata il bilanciere resta valida per a Pino. 140 kg per Sanna. A seguire lei e Pirisi. Paracarica, Sanna. La volta di Giada Letizia Sanna, anche per lei 140 kg. Alzata valida. Il bilanciere rimane a 140 kg per Loi. A seguire Pirisi e Ghiso. La volta di Teresa Loi, una delle veterane di questa manifestazione, 140 kg. Alzata valida e l'applauso più che meritato per Teresa Loi. Per Pirisi. A seguire Ghiso e Carca. Il record è lontano 11 kg. Vediamo quelle che saranno poi le intenzioni di questa atleta. Proverà a superare il record Teresa Loi, perché chiama un 152,5. Niente male per un atleta classe 62.
è la volta di Roberta Pivisi, 140 kg, l'alzata è valida. Alzata valida per Chirisi, il bilanciere va a 145 kg. E ora Silvia Ghisu per il record, categoria M1 70. Silvia Ghisu proverà a sollevare 145. Alzata nulla. Il bilanciere va a 152 kg e mezzo per carta. Alzata nulla, il primo tentativo di record non va, vediamo se ce ne sarà un altro, ma verosimilmente sì. La volta di Cinzia Carta che chiude. Bilanciere carico, carta in pedale. Questa no, non chiude la seconda manche perché anzi sì, la chiude Cinzia Carta, seconda manche di questo flight 12 a 152,5. Intanto Silvia Ghisu ci riproverà sui 145. Alzata nulla per Cinzia Carta, rumoreggia un po' il pubblico, non era forse così d'accordo con i giudici. E ripartiamo per la terza prova. Il bilanciere va a 117 kg e mezzo. Cinzia Carta rilancia comunque a 155 per la sua ultima prova. Si riparte da Valentina Polese e dal suo record che cercherà di portare a 117,5. Alzata valida. Il bilanciere va a 125 kg per Sera, a seguire Caroni e Berti. Lucrezia Serra, categoria T3 80 per i 125. Doveva ritoccare il record che aveva eguagliato. Sera in pedale. Cerca di portarlo avanti di ben 10 kg Lucrezia Serra, evidentemente abbastanza in fiducia. Ha fatto bene essere così in fiducia Alzata valida per e Sera, a il ritoccare bilanciere questo va a record 127 portandolo a kg 125. per seguire Ottima Berti. prestazione dell'atleta algherese che potrebbe anche ritoccarlo ulteriormente nella quarta prova. È la volta di Letizia Carroni, T370, Caroni in pedale. va per i 127,5. Record polverizzato già la prima prova per questa atleta della Body Sport Orani. Alzata valida e anche l'esultanza di Letizia Carroni a scaricare anche un po' di tensione. 127,5 ed è una prova che può essere ulteriormente ritoccata. Tra l'altro punteggio complessivo di 98,443. È la volta di Camilla Berti, senior 70, anche qui 127,5.
il peso da sollevare. Alzata valida, Camilla Berti chiude con 97,538. Una volta di Carmen Meloni, 135 da sollevare, 130 nel suo secondo tentativo. È una senior categoria 63. Alzata valida per Meloni. E anche Meloni si concede l'esultanza dopo una gara così. Oggi panca e stacchi per Carmen Meloni, Polisportiva Cunto Fitness, classe 93. E adesso è la volta di Francesca Murgia, che tenterà per i 137,5, 10 kg in più rispetto all'ultimo tentativo, con la possibilità di eguagliare un record, ma l'alzata purtroppo è nulla. Il bilanciere rimane a 137. E si porta a casa comunque un'ottima prestazione a 130 kg sollevati, anzi 127,5, e un punteggio totale di 109,242. È la volta di Federica Muscas, che deve ritoccare il suo record. E lo porta a 137,5, categoria T3 63 e 115.871 di punteggio. La volta di Erika Pirisi, dovrà sollevare anche lei 137,5, ha già in mano il record della T3 80. E ce la fa Erika Pirisi, 137,5 e un punteggio complessivo di 99,220. La volta di Roberta Pirisi, la società è la stessa, non sappiamo se sono sorelle. Comunque Roberta Pirisi, senior 80, 145 kg. Non andiamo per il record, ma comunque una cifra particolarmente importante. Va Roberta Pirisi, nulla, non va. Alzata nulla per Pirisi. Ci fermiamo a 140, comunque un ottimo risultato, 96,754 il punteggio totale. E ora altro tentativo di record per Silvia Ghisu, categoria M1 70, di nuovo 145 per Silvia Ghisu. Alzata nulla. Ghisu, il bilanciere rimane a 145 kg. Abbiamo sentito un po' di rammarico alla nostra sinistra. Comunque 135 sollevati, record sfiorato per Silvia Ghisu, che chiude con 104,018. La volta di Clara Pino, anche qui 145 kg, la categoria è senior 80. Prova a ritoccare i 140 del precedente tentativo, ma non ci riesce. Clara Pino, che si ferma a 140 e un 102,004 di punteggio. Già da Letizia Sanna, 150 kg, la categoria è senior 70, accompagnata dall'incitamento
dei compagni di squadra già da Letizia Sanna del Powerlifting Team Sardegna, che ha base nella Mechanical Brother di Posada, palestra di coach Giuseppe Manca. Il bilanciere va a 152 kg. Purtroppo alzata nulla anche per Giada Letizia Sanna, che si prende comunque l'applauso. Teresa Lui va per il record a 152,5, Caricalo in pedale. categoria Master 5. Teresa Lui va lui, va lui, ed è valida Teresa Lui, record M5 sui 152,5, grandissima impresa per questa grandissima atleta del Power Club Lula, Teresa Lui. Nuovo record sardo ritoccato di 1,5 kg a 152,5. E adesso Cinzia Carta va per i 160, categoria Senior 70, non è record. Va a salire Cinzia Carta, dovrebbe essere valida, e così è. Cinzia Carta 160 kg, chiude davvero bene la sua prestazione, e adesso c'è la possibilità di quarta prova per chi ha già ottenuto un record. Valentina Polese va per i 128, cerca di ritoccare quello di Letizia Carroni, è la stessa categoria, T370. Polese va per i 128, vediamo se poi ci sarà la risposta di Letizia Carroni. Poi abbiamo Lucrezia Serra che proverà a ritoccare da 125 a 137,5 il record del T380. Poi ve li leggiamo in tempo reale mentre da giù ce li scrivono. Ma gli ho detto voi che andate voi praticamente durante il break, adesso fanno il break e vi richiedo. 132,5 per Letizia Carroni, che raccoglie in un certo senso la sfida di Polese. Poi Federica Muscas non dovrebbe fare un ulteriore tentativo, mentre lo farà Erika Pirisi da 137,5, proverà i 140. No, ci proverà anche Federica Muscas, lo stanno aggiornando in questo momento, andrà per i 142,5 da 137,5. E poi vediamo, c'è anche Teresa Lui che è andata di record. Vediamo se Teresa Lui andrà a provare un ritocco rispetto ai 152,5. Non dovrebbe esserci un nuovo tentativo per Teresa Lui, che si tiene ben stretto questo record comunque raggiunto sui 152,5, che va a sforare il 151 precedente, categoria Master 5 classe 62.
per questa grandissima atleta del Power Club Lula. Ce ne ha parlato anche Mauro Simula quando è stato qui ai nostri microfoni. Mauro Simula che sarà in gara per l'ultima disciplina di questi 2 giorni, categoria stacco uomini, che vedremo dopo mezz'ora di pausa. Ma qui non abbiamo ancora finito, perché abbiamo questi tentativi a ritoccare i record delle donne nello stacco. Dopodiché pausa di mezz'ora, è stata annunciata una pausa di mezz'ora, ma se dovesse essere un po' di più restate comunque sui nostri schermi, su questo link, per seguire da Budoni la diretta del finale di questa 10ª edizione dei campionati nazionali sardi di powerlifting, organizzata dalla Sardinia Drug Free Powerlifting Association. Sta per iniziare un nuovo pomeriggio di gare su Directa Sport. Vi invitiamo a seguirle parallelamente a questa manifestazione. Saremo su diversi campi del sport regionale. Polese in pedana. Tra i piatti forti oggi per il campionato di Serie D, la sfida tra la Costa Orientale Sarda e il Valmontone. Intanto seguiamo Valentina Polese, alzata nulla. Non valida. Non è stato un verdetto unanime. Valentina Polese non riesce a ritoccare il suo personale a 128 per Caroni. e quindi il record resta Carica Caroni in pedana. in mano a Letizia Carroni, che proverà i 132,5, ma comunque conserva il record a 127,5. Vediamo se verrà ritoccato dall'atleta della Body Sport Orani. Tentativo di Carroni. Alzata nulla, disappunto di Letizia Carroni, che comunque conserva il record della categoria T370 a 127,5. Il suo punteggio totale è 98,443. È la volta di Lucrezia Serra, che proverà a ritoccare molto in alto il record della categoria T380 e il suo a quota 125. Adesso proverà a sollevare 137,5. Lucrezia Serra. Barra carica per Serra. Serra in pedana. Alzata nulla anche qui, Non valida. resta il record a 125 e un punteggio totale di 93,288. È la volta di Ricapirisi, che prova a ritoccare il suo score e il suo record a 140. Penultima esibizione per questa mattina, poi chiuderemo con Federica Muscas, che cercherà di ritoccare il record da 137,5 a 142,5, ma la volta di Erika Pirisi.
Stavolta è valida, esulta Erika Pinisi, Bilanciere va a 142 che vede il suo sforzo premiato, 140, record nella categoria T3 80, il punteggio complessivo a 99,220. Al momento il più alto di questa manche lo ha fatto Cinzia Carta con 125 e 392, sarà comunque il più alto. Categoria Cinzia Carta Senior 70, aveva sollevato nel suo massimo 160 kg. Adesso il tentativo di Federica Muscas a 142 e 5. Esulta anche Federica Muscas, ne ha pieno diritto perché il verdetto è unanime, 142,5 ritoccato il record di categoria e siamo così in chiusura per quanto riguarda le gare della mattina. Torneremo con lo stacco uomini tra mezz'ora circa, forse qualcosa in più. Restate sintonizzati su questo link, restate sintonizzati su Directa Sport Live TV.
Entriamo da Budoni, iniziata la gara dello stacco uomini, alzata valida per Accossu. In precedenza si erano esibiti Emanuele Zucchita, Leonardo Macri, Alessandro Boe e Francesco Terrosu. Alzate valide per tutti tranne che per Leonardo Macri. Andremo poi a recuperare tutte le varie categorie, ma seguiamo adesso Manuel Spanu, che solleverà 180 kg al primo tentativo. Alzata valida, erano 180 kg, la sua categoria è la T360, ancora 180 kg per Paolo Acaccia, che è un senior, categoria 67,5, andrà a sollevare già in questo primo tentativo 180 kg. Iniziamo già a vedere dei pesi notevoli già da questo primo tentativo. Il Flight 13, il primo dello stacco uomini, una gara particolarmente partecipata, credo che siamo molto vicini ai 60 atleti in gara. In questo primo flight dello stacco abbiamo appunto Emanuele Zucchita, Leonardo Macri, Alessandro Boe, Francesco Terrosu, Lorenzo Accossu, Manuel Spanu, Paolo Accaccia, quindi Marco Scanu e Patrizio Addis. Chiamato in pedana Marco Scanu, che proverà a sollevare ben 210 kg a questo primo tentativo. Il record della sua categoria senior 67,5 è fissato a 2,72,50, misure davvero importanti. Vediamo Scanu a questo primo tentativo. Alzata nulla, applauso di incoraggiamento per Marco Scanu, si è preso subito una bella responsabilità. Patrizio Addis proverà a sollevare 245, mentre Marco Scanu confermerà il suo 2,10. Non vediamo segnalata la seconda prova di Macri, che non sappiamo se si dichiara insomma rinunciatario ad andare oltre dopo la prima alzata nulla a 170, ma seguiamo Patrizio Addis, 245 e già dichiarati 250 per la seconda prova, ma intanto seguiamo la prima. Alzata valida e dà quasi l'impressione di non aver faticato neanche più di tanto. Patrizio Addis sui 245 kg, quasi 4 volte il proprio peso. Intanto sì, Macri rinuncia alla gara e si riparte da Zucchita per i 185 kg. Zucchita, atleta della Powerlifting Team Sardegna, Junior 67,5, classe 2003. Viene chiamato in pedana Zucchita, che dai 170 passa ai 185 kg. L'alzata è valida, bene anche il secondo tentativo di Emanuele Zucchita. Tocca ad Alessandro Boe, senior 67,5, siamo molto lontani ancora dai record. Alessandro Boe va per i 185 kg al suo secondo tentativo. È buono il secondo tentativo di Boe. Stesso peso per
Terrosu. Tocca adesso a Francesco Terrosu, torniamo alla categoria Junior 67,5. In questo flight abbiamo 3 atleti della stessa categoria, Zucchita, Terrosu e poi Lorenzo Accossu, che vedremo dopo. Particolarmente nutrita anche la batteria di atleti. Intanto Alzata valida per Terrosu. alzata valida per Terrosu a 185, dicevamo anche per la senior 3 atleti, anzi 4 della stessa categoria, Alessandro Boe, Paolo Accacia che sta, oh no, non dovrebbe salire lui in pedana, comunque Paolo Accacia, Marco Scanu e Patrizio Addis della stessa categoria. Pedana Lorenzo Accossu, non va, Alzata nulla per Accossu. Il bilanciere va alzata nulla in questo 192 tentativo e mezzo per Spagna. a 190 e Bilanciere quindi Spagna. si sono portati avanti Zucchita e Terrosu con 185 per la categoria junior. La volta di Manuel Spanu, T3 a 192,5. Manuel Spanu che partecipa solo alla gara di stacchi, non ha partecipato a quelle di squat e panca. Alzata valida per Spagna. Alzata valida, 195 vediamo che siamo nel single lift e quindi ogni atleta può deliberatamente decidere se concorrere a tutte le discipline o a una sola, a tutte le specialità. La volta di Paolo Accacia che proverà a sollevare 195 kg, 15 in più del primo tentativo. Non va. Applauso comunque per Paolo Accacia, Alzata nulla per Accaccia. Il bilanciere va a 2 che ci riproverà comunque sui 195. seguire Addis. Ed è la volta di Marco Scanu che ci riproverà per i 210. Gara carica, Scani pedana. Non va. Non va neanche il secondo tentativo per Marco Scanu, mentre Addis aumenta da 2,45 passa a 2,55. Ricordiamo che la seconda prova va dichiarata all'inizio e non può essere cambiata, mentre poi si può rimodulare la terza prova. Tanto Addis ha già comunicato che per la terza prova proverà i 256, dopo che proverà in questo momento i 255. Va Addis. Alzata valida per Addis.
alzata valida, forse un po' più sofferta della prima, in cui ha fatto sembrare davvero tutto molto semplice. Comunque porta a casa un 255. Patrizio Addis, un punteggio di 185,59. Torniamo da Emanuele Zucchita che passa dai 185 addirittura ai 200. kg per Zucchita. Ha modificato all'ultimo Zucchita, intanto probabilmente Addis si ferma qui, ce lo ritroviamo in cima alla lista, quindi forse ha comunicato che può bastare così a 255. Il primo a salire in pedana, visto che si va poi in ordine crescente di peso, dovrebbe essere Alessandro Boe, Bilanciare carico Zucchita. anzi dovrebbe essere Accosu a 190, poi abbiamo, non vanno. Nulla per Zucchita. Il bilanciere torna a 190 Allora, i 200 di kg. Zucchita alzata nulla qui. Sono un po' di movimenti. Allora, Accosu proverà a ripetere i 190. Bara carica a corso in pedana. Chiamato Accosu per i 190 a cercare di ripetere il tentativo. Zucchita aveva provato a aumentare il peso a 200, ma la sua alzata nulla lascia il suo risultato a 185, 134 e 643 il suo punteggio finale. Alzata nulla per Accosu. Alzata nulla per Accosu, kg per Terosu. che quindi conferma il suo 180 finale, 136 e 638, qualcosa in più rispetto a Zucchita, forse perché ha dichiarato, ha avuto nelle operazioni di peso qualcosa in meno, e questo aumenta il coefficiente Schwarz. Alzata nulla per Terosu. Alzata nulla per Terrosu che resta a 185, Per poi a seguire a Caccia e Spagna. un totale di 143, la volta di Boe, Bara carica, buon in pedana. 192,5, Senior 67,5. Alzata valida Alzata valida per per Boe. Alessandro Boe che chiude a 192,5 e adesso a 195 ci proverà Paolo Acaccia. Non dovrebbero esserci nuovi tentativi per Leonardo Macri e Patrizio Addis, A Caccia in pedana. e per ora neanche Marco Scano ha dichiarato un peso per la terza prova. Tanto seguiamo Acaccia a 195, alzata nulla con lo stesso peso al secondo tentativo, siamo fermi quindi ai 180 iniziali. Non va.
non va e si resta a 195, a 180 iniziali per un totale di 137,034. La volta di Spanu, T3, 60 kg, Powerlifting Team Sardegna, classe 2006. Bara carica, Spanu in pedana. Spanu in pedana. Va a salire Spanu, non va. C'eravamo quasi. Un po' di rammarico per Spanu, non è riuscito ad andare sui 205, ma comunque chiude con un buon 192,5. Patrizio Addis al punteggio più alto con 185,59. Prepariamo il flight 14. Pronti? Michele Antonio Marras, Antonio Ogno, Luca Pileri, Gianmario Mocci, Luca Pilosu, Marco Mucelli, Marco Sudano e Giuseppe Asole. Questi gli atleti del Flight 14. Il primo dovrebbe essere Michele Marras, che nella sua prima prova, attenzione perché forse c'è qualcosa da correggere sul precedente, siamo tornati al flight 13 ma forse per una incomprensione, perché adesso momento di impasse, perché forse c'è ancora da completare il flight 13 con Addis, che farà il suo terzo tentativo a 265, quindi ancora un tentativo per Patrizio Addis che potrebbe portare il suo punteggio totale a 192,86 e la categoria senior 67,5. E quindi Addis torna in pedana. Sostenuto a gran voce dal pubblico dell'auditorium. Ecco il tentativo di Addis, 2,65. Non va, si resta a 255, ma comunque arrivano gli applausi per Patrizio Addis che tiene 185,6 di punteggio. E adesso possiamo andare con il flight 14 e con Michele Marras che eseguirà per primo la sua prova a 150 kg, la sua categoria è M2, 75 kg. Il bilanciere carico a 150 kg per Maras, a seguire Ogno e Pilleri. Maras in pedana. Michele Marras in pedana.
Categoria M1 classe 80 Power Club Alghero. L'alzata è valida. Alzata valida per Maras, bilanciere rimane a 150 Seconda prova kg a 160. Adesso è Antonio Ogno M5, quindi del 61, uno dei veterani di questo 10° campionato nazionale sardo. Antonio Ogno proverà a sollevare 150 kg, record non lontanissimo a 172,5. Ed è valida la prima alzata. Alzata valida per Ogno, il bilanciere va a 170 La volta adesso di un giovane, Luca Pileri, a seguire Mucci e Piloso. 2008, T2 75 kg, Power Club Luogo Santo. Luca Pileri ha partecipato a tutte le gare. Carica Piglieri in terreno. A Pileri, alzata valida. Buona la prima per Luca Pileri, 170 kg. Adesso a 175 il tentativo di Gianmario Mucci. L'alzata di Pileri è stata considerata nulla, in realtà il verdetto non era unanime, abbiamo visto accendersi la prima luce e ci siamo un attimino fidati. Mentre Ogno andrà per i 165, al secondo tentativo si avvicina al record. E ora la volta di Mucci, 175. Alzata valida per Mucci. Alzata valida per Mucci. Adesso si va per i 180 di Luca Pilosu. Altro T2, quindi altro giovanissimo, Powerlifting Team Sardegna, un altro 2008. La categoria è la stessa di Luca Pileri. È valida l'alzata di Luca Pilosu. E adesso si sale notevolmente, andiamo sui 215 di Marco Mucelli, senior 75. Marco Mucelli, 2001, della Atlas Gym. È valida l'alzata di Marco Mucelli. Marco Sudano partecipa solo alla gara di stacchi, classe 94, è un atleta indipendente. In pedana per la sua prima prova a 220. Il record senior è ancora lontano, ma neanche tanto, perché siamo a 265 di record. Buona l'alzata di Sudano. E adesso Asole proverà a fare anche qualcosina in più. 227,5, la categoria è sempre senior 75. Giuseppe Asole l'abbiamo già visto all'opera, ha svolto tutte le prove.
uno sforzo non da poco distribuito in questi 2 giorni per questo atleta della Powerlifting Team Sardegna, classe 95. Basole, l'alzata e nulla. Alzata nulla per Asole. Due voti contrari, uno favorevole. Chilogrammi per Maras, a seguire Ogno e Pileri. Secondo tentativo per Marras che prova a salire dai 150 ai 160. Poi sarà la volta di Ogno per i 165, Pileri 175, Mocci e Pilosu 190, Mucelli 222,5, Asole 227, leggermente di meno rispetto al primo tentativo nullo, e poi 230 per Sudano. Alzata valida per Maras. Il bilanciere va a Alzata valida per Marras. chilogrammi per Ogno, a seguire Pileri e Mocci. La volta di Ogno, Antonio Ogno, classe 61, uno Bilanciere carico, Ogno in pedana. degli atleti di maggiore esperienza. Alzata nulla per Ogno. Il bilanciere va a 175 kg. Alzata nulla per Antonio Ogno che quindi resta sui 150 della prima prova, ma rilancia comunque per la terza. Dovrebbe essere... no, non rilancia, ripete il 165, quindi non dà l'assalto al record, mentre Pileri va per i 175 dopo la prima alzata nulla. La volta è valida, Pileri corregge il suo errore iniziale con gli interessi, va a 175 e ora Gianmario Mocci prova ad andare per i 190, era partito con un 175, Mocci in pedana. viene chiamato in pedana Gianmario Mocci, classe 98, polisportiva Punto Fitness. Niente da fare, Alzata nulla per Mocci. Stesso peso. alzata nulla per Mocci che Pilosu. resta sui 175, mentre Pileri andrà per i 185 al terzo tentativo. Luca Pilosu dai 180 passa ai 190, categoria T2 75, classe 2008. A Pilosu, corretto, verdetto unanime, alzata valida, 190 per Luca Pilosu. E adesso la volta di Marco Mucelli che dai 2,15 del primo tentativo passa
ai 2,22,5. A seguire Giuseppe Asole ritenterà i 227,5. Marco Sudano va invece per i 2,30. Record lontani, difficilmente in questo flight vedremo qualcuno dare l'assalto al record. Lo poteva fare Antonio Ogno, ma dopo l'alzata nulla sui 165 ha preferito restare su quegli standard. Ma attenzione, perché c'è invece una correzione per Ogno. Bilanciere carico, Muccelli in pedana. Dovrebbe andare per i 170, che comunque non sono record, anche se lo avvicinano molto. E adesso è la volta di Giuseppe Asole, che ritenterà sui 2,27,5. Carichi davvero notevoli per noi che non siamo certo del settore, almeno come atleti. Alzata valida per Muccelli. Questo era Muccelli che fa 222,5. Adesso tocca a Asole sui 227,5. Intanto Muccelli ha ritoccato il suo score andando su 2,22,5. Bala carica, Asole in pedana. Giuseppe Asole ci riprova 2,27,5. Non va, Alzata nulla per Asole. le gambe non hanno accompagnato a dovere. Alzata nulla per Asole e ora Sudano va per i 2,30. Asole ci riproverà ancora sui 2,27, però mezzo chilo in meno, anzi no, 2,27,5 viene corretto adesso. E adesso secondo tentativo per Sudano sui 2,30. Va giù, vediamo il verdetto, è pieno e unanime, va a 2,30 Marco Sudano, che al terzo tentativo ritoccherà 235. Mentre intanto vediamo che Muccelli va per i 2,32,5, stiamo parlando della stessa categoria. E vediamo se c'è una modifica anche di Asole. No. Bilanciere carico, Maras in pedana. Tocca a Marras. L'ordine adesso sarà Marras, Ogno, Pileri, Mocci, Pilosu, Asole, Muccelli e Sudano. Marras M2,75, tornato in pedana per il terzo tentativo a 170. Buona. Alzata valida per Maras. Altra alzata valida per Marras, che chiude a 170 Ogno in pedana. e con un punteggio di 118 e 235. La volta di Ogno, che dopo l'alzata nulla a 165 rilancia a 170. Buona l'alzata di Ogno, stavolta 170 portati a casa, 113,5 a 160 il punteggio. E la volta di Luca Pileri, 185. Anche qui 10 kg in più.
barra carica 185 kg Pileri in pedana. Pileri in pedana per il suo terzo tentativo. Sale Pileri. È buona! Tra l'entusiasmo dell'Auditorium Andrea Parodi, tutta la soddisfazione di Pileri che non aveva iniziato bene la sua prova con l'alzata nulla al primo tentativo e poi porta a casa 185 e 124,63 di punteggio. Intanto per Ogno la possibilità di una quarta prova per superare il record a 173. Adesso la volta di Mocci non va Mocci, tutto il suo disappunto, tiene il 175 della prima prova e un punteggio di 116 e 288. La volta di Luca Pilosu, T2, 200 kg da sollevare, 10 in più dell'ultimo tentativo per Luca Pilosu. È valida! È valida, chiude a 200 Luca Pilosu, inizia un po' a scaldarsi qui l'auditorium per queste grandi prove. 140 e 100 il punteggio di Luca Pilosu e adesso Giuseppe Asole al terzo tentativo sui 227,5. Bilanciare carico Asole in pedana. e 127,5 per Giuseppe Asole. Ci prova Asole, vediamo se è quella buona. Sì, lo è, Giuseppe Asole porta a casa il suo 227,5. Si è preso anche un rischio dopo due alzate nulle, poteva magari scendere un po' giusto per portare un risultato, ha deciso invece che quello era il suo livello e quello è stato. 154,450 il suo punteggio finale. Adesso per la stessa categoria Marco Muccelli e Marco Sudano. Inizia Muccelli con 2,30. Buona, sì, è buona. Marco Muccelli chiude a 2,30 con 159 e 229 di punteggio. Siamo lontani dai 185 e 59 di Patrizio Addis del precedente flight e adesso tocca a Marco Sudano con 2,35, che però non garantirebbero neanche il punteggio di Muccelli. Forse per qualche chilo in più Marco Sudano ha un coefficiente Schwarz più basso rispetto a quello di Marco Muccelli. Comunque il tentativo a 2,35 di Marco Sudano no, non va, e quindi alzata nulla, si resta sui 2,30 che consegnano un finale di 155 e 2,96 per Marco Sudano. Il punteggio più alto in questo flight lo fa Marco Muccelli con 159 e 229, ma c'è un tentativo di record per il Master 5 Antonio Ogno,
classe 61, il record è a 172,5, proverà a sollevare 173. Antonio Ogno e noi lo andremo a seguire. Atleta della Power Club di Alghero, con la sua performance chiuderemo il flight 14. Bilanciere carico ogni intervento. Ogno. Ed è il record per Antonio Ogno, record categoria M5 75 kg, 173. E siamo al flight Il bilanciere va a 200. 15. Il bilanciere va a 145 kg. Un flight un po' più numeroso questo. Ci saranno Daniele Ruggeri, Gianluca Maccioccu, Tommaso Spettu, Salvatore Sciso Corbo, Marco Laconi, Alessandro Pala, Roberto Deledda, Jacopo Meloni, Davide Dettori, Mauro Simula che abbiamo conosciuto stamattina, Andrea Lai e Alessandro Silvas. Alzata valida per Ruggeri. Il bilanciere va È stata valida per Ruggeri, un altro M5. a seguire Spettu e Corvo. Il record sardo abbastanza vicino perché di 150 kg ha sollevato a 145 e proverà a battere il record già dalla seconda prova. Gianluca Maccioccu è un senior categoria 82,5 kg, proverà a sollevare 155 kg. Alzata valida per Maccioccu. Bilanciere va Adesso si sale a 180 con Tommaso Spettu, stessa categoria, senior 82,5. bara carica Spettu in pedale. Tentativo di Spettu a 180. È valida, è valida. Alzata valida per Spettu. Il bilanciere rimane a 180 kg per Corvo. Adesso la volta di Salvatore Corbo, questo è un T2, quindi un atleta più giovane, la categoria di peso è la stessa, 82,5, ed è la categoria dichiarata di tutti gli atleti di questo Flight 15.
primo tentativo a 180. Alzata nulla Non per va. Torbo, il bilanciere va Non a va. 190 kg per Lacconi, a seguire Pala e Deleda. Si sale a 190 con il tentativo di Marco Laconi, torniamo tra i senior. Bara carica, Lacconi in pedana. Laconi 190 kg per lui, valida. Alzata valida per Lacconi. Il Alzata bilanciere valida va per a Laconi e 205 si passa kg. ai 205 di Alessandro Pala. Bara carica, Pala in pedana. Alzata valida per Palla. Il bilanciere Alzata va a valida per Pala, 205. 205. Saliamo a 2,7,5 con Roberto Deledda e torniamo agli junior, mentre intanto iniziamo a scorgere già i dati della seconda prova. Aspettu passerà dai 180 ai 187,5. Corbo rilancia, dopo l'alzata nulla a 180 andrà sui 185, Laconi dai 190 ai 200, mentre nel frattempo alzata Stesso peso per nulla per Deledda. Bara carica, Meloni in pedana. Jacopo Meloni, intanto l'alzata di Deledda dovrebbe essere valida, non nulla. Alzata valida per Meloni. Il bilanciere va a Si sale a 210 con Davide Dettori. Bara carica. Intanto un bel salto di Alessandro Pala che dai 2,5 passa a 2,17,5. E ora Davide Dettori va per i 210. Esecuzione a dir poco perfetta, quella di Davide Dettori. A 217 kg e mezzo per E ora si Simula. sale a 217,5 con Mauro Simula M4. Torniamo sui master. Mauro Simula che abbiamo conosciuto stamane, abbiamo dialogato un po' con lui sul powerlifting, su quello che è lo sforzo, il sacrificio che ci vuole per tenere poi certi standard di rendimento in una disciplina che richiede tanto allenamento a fronte di un'esibizione di pochi secondi. Vediamo Mauro Simula, la sua alzata è valida, il suo primo tentativo a 217,5 va in porto, stesso peso per Andrea Lai. Torniamo sui senior con 217,5 per Andrea Lai, senior 82,5. Poi l'ultimo è Alessandro Silvas che gareggerà come equipped, poi andremo un po' a spiegare. È una competizione in cui si usano attrezzature speciali per incrementare il carico sollevato. Intanto seguiamo Lai. Alzata nulla per Lai, forse un po' troppo precipitoso. E adesso Silvas va per i 2,60. Il record sardo era di 185, la categoria è M3.
Alessandro Silvas Silvas in pedana. del 72. ...260 kg... e una seconda prova già dichiarata a 2,65. È valida? Valida per Silvas. È valida, tra gli applausi. Torna a 155 kg. 155 Maccioccu e Corvo. kg, insomma non manca nemmeno l'esercizio per chi deve montare e smontare durante tutta questa giornata. Daniele Ruggeri passa dai 145 ai 155. Tanto Silvas ha già dichiarato anche... Ah no, la seconda prova di Silvas è già a 2,80. Abbiamo già tutto il quadro delle seconde prove. Ruggeri ritocca il suo 145 e lo porta a 155. Maccioccu a seguire Corvo e E la volta è Gianluca Maccioccu 162,5. Bara carica, Maccioccu in pedana. Valida. Per Maccioccu, il bilanciere va a 185 Maccioccu passa a 162,5 e un punteggio di 107,88. La volta di Salvatore Corbo non era andato bene il primo tentativo a 180 e adesso tenterà i 185. Intanto Ruggeri ha stabilito il record sardo per la categoria M5 Bara carica, Corvo di in stacco pedana. con 155, ritoccato il record che era di 150. La terza prova si andrà per i 160. Maccioccu andrà per i 170. Vediamo Corbo, stavolta va bene. Valida per Corvo. 185. 7,5 kg per Spetto, a seguire Laconi e Deledda. Tocca a Tommaso Spettu, 187,5 dopo il primo tentativo a 180. Alzata nulla per Spettu. Il bilanciere va a 200 kg. Si resta quindi sui 180. Alla volta di Laconi che prova i 200 dopo essere andato sui 190 al primo turno. Bara carica, Laconi in pedana. Alzata valida per Laconi. Il bilanciere Marco Laconi, alzata valida a 200 Deledda, a e seguire adesso a 215. Roberto Deledda, categoria junior, cerca di migliorare il 207,5 della prima prova con i 215 della seconda.
Nonostante l'incitamento dell'auditorium, non va il secondo tentativo di Deledda, che resta sui 207,5. Conferma i 215 Deledda, Carica, palla in pedana. Laconi sale a 2,10. Adesso Alessandro Pala per i 217,5. Valida 217,5 per Alessandro Pala. E adesso stesso peso per Jacopo Meloni. Bara carica, Meloni in pedana. La volta di Jacopo Meloni, categoria junior, a seguire Dettori, Simula, Lai e Silvas. Non va il tentativo di Jacopo Meloni, che resta a 207,5. Dettori, a seguire Simula e Lai. Si resta più o meno pari con l'altro junior Deledda, entrambi 207,5. Deledda intanto corregge a 2,20 e vediamo se Meloni ritocca questo dato, ma intanto seguiamo Davide Dettori. Sempre, ogni volta. Bene? Ciao. Ciao. Ancora ineccepibile tecnicamente Davide Dettori, ritocca il suo score a 220 e 138 e 996 di score. Al momento, tra chi ha già completato le 3 prove, il più alto tra i punteggi è quello di Alessandro Pala con 142 e 667. Tanto Davide Dettori andrà per i 227,5. E la volta di Mauro Simula, 230. Alzata è valida per Mauro Simula, 230 e 144 e 923 di punteggio. E la volta adesso di Andrea Lai, proverà a sollevare i 235 kg dopo il primo tentativo che non era andato a buon fine sui 217,5. Si prende una bella responsabilità Andrea Lai, ma questa è anche convinzione nei propri mezzi. Lanciare carico, Lai in pedana. È valida stavolta, con personalità potremmo dire, perché dopo un'alzata nulla a 217,5 Andrea Lai si rifà con gli interessi. 235 ora i 2,80 di Alessandro Silvas. Carica, Silvas in pedana.
alzata valida per Silvas, Il bilanciere voucher 2,80, 60 kg. e adesso si va per i 2,85 la terza prova. E intanto torniamo sul record di Daniele Ruggeri, 160. forse è sensibilmente cambiato adesso l'ordine di comparsa in pedana in questa terza prova. Comunque si parte sicuramente da Ruggeri, 160, un record che può essere ancora ritoccato per l'atleta della Power Club di Lula. 160 kg per Ruggeri. Partenza un po' sofferta, ma poi Ruggeri Il bilanciere voucher la porta a casa, 160, record ritoccato, e c'è persino la possibilità di poter effettuare una quarta prova. Vediamo se verrà dichiarata. Adesso il 170 di Gianluca Maccioccu, bilanciere carico, Macciocco in pedana. chiamato in pedana Gianluca Maccioccu. Chi l'hai messa? L'hai risolta? Alzata valida per Alzata valida anche Macciocco. per Maccioccu, porta a termine i suoi 3 tentativi, tutte valide le sue alzate, ha chiuso con 170 kg. La volta di Tommaso Spettu, che porta il suo peso a 192,5. Vabbè, allora aspetta ancora 5. Bara carica. Aspetta in pedana. Alle 2 e un quarto, magari la mezza? Dai, 2 e un quarto c'è già. Tanto io sono qua. Io intanto preparo tutto, scusa la chiave su WhatsApp. Ciao. Buona, Alzata valida per Spettu. buona l'alzata di Spettu, che chiude a 192,5, un punteggio di 123,431. E la volta di Salvatore Corbo, che va per i 200. Bilanciere carico, Corbo in pedana. Alzata valida per Corbo. Stata valida per Corbo, che chiude a 200, Per Lacco. 130,600 il suo punteggio. 210, scusate. 210 per Marco Laconi. Continuiamo a salire, mentre Silvas, che andrà per ultimo, va per i 2,90. Bilanciere carico, Laconi in pedana. Laconi, il suo urlo di sofferenza è stato ripagato abbondantemente, chiude a 210 con 133,896. Continuiamo a salire, i 220 di Roberto Deledda.
bara carica dell'Eda in pedana. Volta di Roberto Delenda che prova a ritoccare sui 2,20. Sale l'incitamento per Roberto Deledda, ma non va. Anche se c'era un verdetto favorevole, ci è sembrato, forse no. 220, quindi Deledda si ferma al primo tentativo, 2,7 e 5 e 130 974 di punteggio. È la volta di Alessandro Pala, 222,5. Ritocca di 5 kg la sua performance. Alessandro Pala 2,22,5 portato a casa e 142,667 di punteggio. Stesso peso per Jacopo Meloni, categoria junior. Meloni in pedana. È buono, 222,5 e 140,442 portato a casa da Jacopo Meloni. Dettori parte da un 2,20 alla seconda prova e adesso proverà a sollevare il livello. 227,5 alla sua terza chiamata. Bilanciare carico datori in pedana. Ma Dettori, altra ottima esecuzione, Davide Dettori chiude a 2,27,5 con 143 e 735 di punteggio. E ora è la volta di Mauro Simula che si avvicina al record. È probabile che in caso di alzata buona potrebbe anche avere diritto al quarto tentativo che lo porterebbe più o meno in quota 2,40 che è il record della categoria M4, ma intanto ci sono da fare i 235. Mauro Simula è fatta, sì. L'applauso lo sottolinea, ma anche l'impressione iniziale era corretta. Vediamo se Mauro Simula vorrà fare un tentativo, credo che sia nelle sue facoltà. 252,5, Andrea Lai sale di ben 17,5 kg rispetto al suo precedente tentativo. Non abbiamo per ora quarte prove segnalate, ma ecco che c'è proprio quella di Simula, 240,5. Mauro Simula andrà per il record alla fine di questo flight. Prima la prova di Andrea Lai, comunque molto importante, 252,5 kg senior, categoria 82,5 come tutti quelli che si sono succeduti in pedana in questo 15° flight di gara. Ma perché la devono staccare?
Lai, vediamo. È buona, 252,5, davvero notevole Andrea Lai. Non siamo in vicinanza del record, ma comunque una grande prestazione quella di Andrea Lai. Mentre Alessandro Silvas adesso va per i 2,90, siamo già pienamente in record, quindi se dovesse andare bene anche questa alzata a 2,90, qualcosa di davvero clamoroso, addirittura Silvas potrebbe fare un'ulteriore prova per ritoccare il suo score. Il suo punteggio al momento in caso di alzata valida è di 180,206. Va Silvas. E va anche questa, 290, l'inchino davanti al pubblico. 290 per Silvas. Non sappiamo se farà un altro tentativo, ancora non viene registrato, ma c'è invece il 240,5 di Mauro Simula che potrebbe valere il record per la categoria M4, 82,5 kg. Barra carica 240,5 kg per singolo. Simula in pedana. Ed ecco di nuovo Mauro Simula a pochi minuti di distanza dal precedente tentativo, adesso va per il record dell'auditorium, si scalda un po', niente da fare, sorride Simula, ci ha provato, ma forse c'era davvero poco tempo in realtà e insomma dopo i precedenti tentativi che hanno messo insieme quasi 700 kg era un po' difficile insomma poter andare. Intanto abbiamo già in grafica il flight 16, Stefano Scanu, Mario Lampioni, Matteo Murgia, Stefano Congiattu, Davide Ciucchetti, Giovanni Lai, Matteo Cabiddu, Marco Marteddu, altro ragazzo che abbiamo avuto ospite ieri e che ci ha spiegato davvero tante cose in cronaca, Lorenzo Spanu, Giuseppe Fronteddu, Simone Soggia. Questo è il flight 16. Abbiamo già la possibilità di un record già dalla prima prova anche abbastanza abbondante, perché Lampioni andrà a sollevare 220 kg con un record di 157,5, quindi abbiamo ragione di pensare che potremo salutare un nuovo record, ma mai dire mai, mai dirlo prima insomma. Si parte dai 210 di Stefano Scanu, è un flight particolarmente ricco e si arriva ai 285 di Simone Soggia della categoria Senior 90. Abbiamo un po' i pesi massimi in questo flight, si parte dai 90 fino addirittura ai 125 di Davide Ciucchetti, 125 junior. Il primo ad andare è Stefano Scanu, comunque M1 categoria 100, il record è fissato a 247, partiamo da 210 e partiamo bene con Stefano Scanu che compie un'alzata valida. E adesso la volta di Mario Lampioni, 220, a seguire Murgia e Congiattu. Il record senior 90 è particolarmente alto,
320 kg. Tanto di cappello a chi questo record l'ha raggiunto, perché parliamo davvero di pesi notevoli. Bilanciere carico, lampioni in pedana. Lampioni in pedana. Abbastanza pulito questo primo tentativo ed è già record per Mario Lampioni, 220 kg. record che comunque potrà essere ritoccato anche nelle prossime prove. Bilanciere che viene leggermente scaricato perché si va, penso, sui 205 di Matteo Cabiddu, così è. Solitamente chi carica di meno si esibisce per primo, forse c'è stata una incomprensione, quindi Matteo Cabiddu va per i 205, poi proseguiremo con Matteo Murgia a 240. Seguiamo la performance di Cabiddu. Alzata valida per Cabiddu. Alzata valida. Va a 240 kg per Murgia, a seguire con Giacomo e Ciucchetti. Lo so, però, no, questa è la velina. Io non l'ho fatta la velina, vediamo se riesco a farla. Se no metti sull'altra. Bravo, grazie. Matteo Murgia. Bilanciere carico, Murgia in pedana. ...240 kg per Matteo Murgia, senior 90. È buona l'alzata di Matteo Murgia. Bilanciere va a 245. Si sale a 245 con Stefano Congiato. Adesso avremo 3 junior: Stefano Congiato, Davide Ciucchetti e Giovanni Lai. Poi torneremo con i senior, con Marco Marteddu, altro junior Lorenzo Spanu, T2 Giuseppe Fronteddu, a chiudere per i senior Simone Soggia, che da quel record di 320 non è nemmeno lontanissimo, parte con un 2,85. Ma seguiamo con Giatto. Valida l'alzata di Congiattu a 2,45. Si resta a 2,45 con Davide Ciucchetti, sempre categoria junior ma 125 kg. Bilanciere carico, Ciucchetti in pedana. Fisicità davvero importante quella di Davide Ciucchetti, alle prese con i 2,45. Alzata valida per Davide Ciucchetti. E adesso Giovanni Lai che va per i 2,50.
Tanto Congiatu Lai in pedana. punta subito al record. Con 250 Giovanni Lai parte già al di sopra del record che era il precedente, che era di 2,20, poi adesso ci sono i 2,45 di Congiatu, vediamo se Giovanni Lai va a ritoccarlo, stiamo parlando della Lai in categoria pedana. Junior 90. Lai, se si presenta, non Cioè, c'è. Giovanni Lai Il non c'è. bilanciere resta a 250 kg per Marteddu. Marteddu in pedana. E allora è la volta di Marco Marteddu. Lo abbiamo conosciuto ieri, ha parlato con noi durante la telecronaca, ci ha spiegato tanti aspetti tecnici relativi alle varie esibizioni. Sempre molto utile avere qui con noi al microfono persone del mestiere, diciamo. Alzata valida per Marteddu che parte bene con questi 250 A seguire e adesso è la volta di Lorenzo Spanu, dovrà sollevare 260, siamo già ben oltre il record che al momento è detenuto di fatto da Stefano Congiatu con i suoi 2,45. La categoria anche qui è Junior 90. Lorenzo Spanu 2,60. Alzata valida, pulitissima, il record adesso è suo. Valida per Spagna. Il bilanciere resta a 260 kg per Fronteddu. A seguire Soggia. Classe 2003 Powerlifting Team Sardegna, Lorenzo Spanu, Congiatu alla seconda prova, cercherà di eguagliarlo, ha già chiamato un 2,60, Marteddu chiama 2,70 e adesso Giuseppe Fronteddu proverà a sollevare i 2,60 della categoria T2, siamo a un passo dal record che è di 2,65. E l'assalto al record può partire. Valida per Fronteddu. Alzata valida per Fronteddu che adesso probabilmente chiamerà qualcosa in più per andare al record. Ed è la volta di Simone Soggia, 285 in partenza per questo primo tentativo, categoria Senior 90. Bilanciere carico, Soggia in pedana. Buona l'alzata di Simone Soggia. Il bilanciere va. Soggia chiama un 2,90 e adesso si parte da Cabiddu. A seguire Scagno e Lampione. Tanto si azzera la seconda prova di Soggia per il momento. Cabiddu riparte da 2,20. Capito in pedana. Chiamato in pedana dopo i 2,5 del primo tentativo. Matteo Cabiddu, categoria senior. Capito?
Buona, buona. Abidu porta il suo score a 220 e 132-198 di punteggio. Il punteggio più alto resta quello di Patrizio Addis, 185 e 59, ma Soggia potrebbe persino insidiarlo. Il nuovo tentativo di Simone Soggia sarà sui 300 kg. E adesso è la volta di Stefano Scanu che prova a ritoccare di 15 kg il suo score, da 210 si passa a 2,25. Amici sportivi, un buon pomeriggio dallo stadio Isarranas di Pertenia, 16ª giornata del campionato di Serie D. Alzata valida per Scanu. Buona l'alzata di Stefano Scanu. Chilogrammi per Lampioni, a seguire Sale di 15 anche Mario Lampioni, da 2,20 a 2,35. Siamo palesemente ben oltre il record. Lampioni in pedana. Va Lampioni in pedana. Sorpassare l'avversario odierno. Missione non certo semplice, dato che i giallorossi vengono da due pirotecniche vittorie contro Cassino e Monte Spaccato e oggi cercheranno di allungare la loro striscia positiva. E adesso Lampioni. Perfetto. Alzata valida per Mario Lampioni a 235. Viene ulteriormente ritoccato il record sardo della categoria T2 100 Bilanciare in carico. e adesso Matteo Murgia sale anche lui di 15, dai 2,40 si passa ai 2,55. Intanto Lampioni andrà per i 2,50 nella terza prova. Andiamo Murgia. Buona, buona, ritocca la sua prestazione. Matteo Murgia sale a 2,55 e 152-108 di punteggio. È la volta di Davide Ciucchetti. Barra carica, Ciucchetti in pedana. Tenterà i 257,5. Ciucchetti. Porta su, dovrebbe essere buona, sì. Ciucchetti porta il suo score a 257,5, 135 e 0,85 di punteggio. Stefano Congiatu sale da 2,45 a 2,60. Bilanciare carico, Congiatu in pedana. Al via il tentativo di Stefano Congiatu. È andato il tentativo di Stefano Congiatu a 260. Marteddu sale da 2,50 a 2,70.
a seguire Bilanciere carico. Spanu e Fronteddu andranno per i 2,75. Nel caso di Fronteddu si tratterebbe di un record, un tentativo di record, e poi 300 di Simone Soggia a chiudere la seconda prova. Tanto seguiamo Marteddu. 270 per l'atleta di Orani. Si prende l'applauso e il verdetto unanime dei giudici. Marco Marteddu la porta sui 270 e un punteggio complessivo di 163,593. E ora è Spanu che va per i 2,75, categoria junior. Aveva già fatto il record alla prima prova con 2,60. Bilanciere carico, Spanu in pedana. 2,75 il tentativo. Arriva in pedana adesso Lorenzo Spanu. Intanto vengono già aggiornati i dati della terza prova, poi andremo a leggervi qualcosa, ma andiamo prima a seguire Lorenzo Spanu. E attenzione perché non va, Alzata nulla per Spanu. il record resta il suo con 260, Rimane a 275. a pari merito però con Congiatu che ha raggiunto anche lui 260 e andrà per i 2,75. Vediamo la scelta di Spanu per l'ultima prova, anche lui va per i 2,75, quindi potrebbe essere un record condiviso per la categoria junior 90, magari poi ci potrebbe essere una quarta prova decisiva. Nel frattempo seguiamo Fronteddu che va per i 2,75 e potrebbe segnare il nuovo record per la categoria T290. E insomma l'entusiasmo dell'auditorium la dice tutta, perché è stata davvero un'ottima prova. Giuseppe Fronteddu si porta a casa il suo record e adesso la volta di Simone Soggia, senior 90, 300 kg. Bara carica, Soggia in pedana. Come se niente fosse, 300 kg sollevati da Simone Soggia, che ora andrà anche per i 310. È un punteggio che non raggiunge di poco quello di Patrizio Addis, perché in caso di alzata buona sarebbero 183 e 334, ma attenzione perché in caso di alzata buona Simone Soggia potrebbe persino andare per quel record che sembrava irraggiungibile di 320, il record sardo della categoria senior 90. Ricominciamo da Cabiddu, terza prova 230, 10 in più della seconda. Buona? No, attenzione, no. Alzata nulla No, per Cabiddu. alzata nulla. Bilanciere va a 235 Si tiene il 2,20 Matteo Cabiddu, non è comunque un cattivo risultato, 132, 198. Stefano Scanu passa dai 2,25 ai 2,35, categoria M1, 100 kg. Scanu in pedana. Non siamo nemmeno lontanissimi dal record che è di 247,5.
Ascanu. Buona, buona Ascanu, vediamo se magari lo farà questo tentativo per il record. Tanto Lampioni prova a spingersi a 2,50 come record. 250, il record è più che in cassaforte, ma cercherà di fare qualcosina in più Mario Lampioni del Power Club Luogo Santo. €2,50. Addirittura potrebbe anche ritoccarlo ulteriormente. Intanto Stefano Scanu andrà per il record della categoria M1, proverà a sollevare 248 kg con la quarta prova. Vedremo poi se anche Lampioni andrà a comunicare un ulteriore step. Matteo Murgia 2,62,5. Buona, buona Matteo Murgia, chiude la sua prestazione a 2,62,5, il record è lontano a 3,20, quindi verosimilmente la sua gara finisce qui. Davide Ciucchetti proverà a ritoccare il suo record a 2,65. Intanto Mario Lampioni andrà alla quarta prova con 2,60. Va Ciucchetti. È andata 265, anche Ciucchetti potrebbe provare con un altro tentativo. Adesso la volta di Stefano Congiatu, 2,75, e a seguire Lorenzo Spanu della stessa categoria tenterà i 2,80, quindi è una sorta di scontro diretto. Va Congiato adesso per i 2,75. Alzata nulla per Congiatu che si ferma a 2,60 e adesso vedremo se il record è di Spanu o seppure potrebbe andare in condivisione tra Spanu e Congiatu, perché in caso di alzata nulla anche il risultato finale di Lorenzo Spanu sarebbe 2,60. Ma andiamo a vedere il tentativo di Lorenzo Spanu che va per i 2,80. A seguire Marco Marteddu va per i 2,90, solleva di altri 20 kg dalla sua ultima prestazione. Giuseppe Fronteddu cercherà di migliorare il record appena conquistato a 2,90. Poi Simone Soggia
a 315. Non vai, quindi il record va in condivisione. Lorenzo Spanu e Stefano Congiatto a 2,60. Il record junior 90 è di entrambi, anche se poi per Spanu non viene segnato. Congiatto ha un punteggio leggermente più alto, 156 e 104, Spanu 153 e 426. È la volta di Marco Marteddu per i 2,90. È valida, Marco Marteddu arriva alle soglie dei 300, si ferma a 290, non c'è un record in ballo, quindi non ci sarà un altro tentativo. Invece la volta di Giuseppe Fronteddu, che il record già lo detiene, va per i 290 e poi staremo a vedere, insomma. Bilanciare carico Fronteddu in pedane. Volta di Giuseppe Fronteddu. È buono, e che entusiasmo qui all'auditorium Andrea Parodi di Budoni per questa performance di Giuseppe Fronteddu, che raggiunge i 2,90 e può ulteriormente ritoccare. Vediamo se andrà a fare un altro tentativo ancora, mentre si prepara Simone Soggia per la cifra monstre di 315 kg, 186 291. Per i 315 Simone Soggia, ultime operazioni sul bilanciere, poi verrà chiamato in pedana. Un punteggio che in caso di alzata valida salirebbe a 186,291, a pochi decimi da Patrizio Addis, anzi sopra Patrizio Addis in realtà, perché Patrizio Addis ha chiuso a 185,59. Vediamo questa prestazione di Simone Soggia. Non va, ma comunque i 300 ottenuti non sono davvero pochi. Scende il punteggio che torna a 177,420. Il primato di Addis è salvo, diciamo così. Però adesso ci sono ancora i tentativi di Stefano Scanu per il record nella categoria Master 1, 100 kg. E poi quello di Mario Lampioni, che proverà a ritoccare ulteriormente il suo record a 2,60. Non abbiamo altre chiamate, ma potrebbero anche arrivare per ora, ma per ora non ci sono.
Bilanciere carico, Scanu in pedana. Torna in pedana Stefano Scanu, categoria M1. Classe 84, Powerlifting Team Sardegna, non va. Non c'è il record per Stefano Scanu, si prende comunque l'applauso, è un risultato comunque importante. 235 kg sollevati, 135,055 di punteggio, ci ha provato Stefano Scanu, il record resta a 2,47,5. E ora Mario Lampioni, e crediamo che il flight 16 andrà a chiudersi. Bilanciere carico, Lampioni in pedana. Ancora Mario Lampioni, già detentore di questo record T2 100 kg. Buona, un record ritoccato di oltre 100 kg da Mario Lampioni con un finale di 260 e un punteggio di 138,625. Finisce qui il flight 16. E adesso forse è il momento di contare, fare i conti un po' con le classifiche, perché vengono un po' riordinati tutti i dati. Ed era l'ultimo flight, adesso si sta facendo un po' d'ordine per le classifiche, perché poi sarà la volta delle premiazioni, le seguiremo attraverso le nostre immagini, anche con l'audio ambientale, perché saranno affidate sicuramente allo speakeraggio. In attesa di vedere pronti i dati, noi andiamo un po' in pausa e poi torneremo per andare a riprendere le premiazioni di questa 10ª edizione dei campionati nazionali sardi di powerlifting, qui dall'auditorium Andrea Parodi di Budoni, a cura dell'associazione Sardinia Drug Free Powerlifting Association.
Femminile. No, noi per dire... 40. Stanno per iniziare le premiazioni qui dall'anfiteatro comunale Andrea Parodi di Budoni. Come vi abbiamo detto, vi lasciamo allo speaker che annuncerà i vincitori e le vincitrici. Ha appena chiamato Elisabetta Mais che ha vinto per la panca femminile, insomma le seguiamo insieme a voi. Nel frattempo ne approfittiamo per salutarvi e per ringraziare l'organizzazione per la fiducia accordataci. Restate con noi anche nei prossimi weekend su Directa Sport Live TV. Categoria 50,5 senior. Prima classificata Sara Carta. Categoria 55,5 kg junior, prima classificata Rosito Martini. C'è la diretta. Categoria 58,5 kg M2, prima classificata Stradoni Anna. Categoria 58,5 kg M3, prima classificata Piras Annalisa. Categoria 58,5 kg senior, prima classificata Garau Emanuela. Ritiri qualcuno della sua squadra. Categoria 63 kg senior, seconda classificata Milia Piera. Prima classificata Meloni Carmen. Categoria 70 kg M1, prima classificata Gesù Silvia.
cazzo stai dicendo? Categoria 70 kg senior, seconda classificata, Carta Cinzia. Prima classificata, Berti Camilla. Categoria 70 kg T3, prima classificata, Polese Valentina. Categoria 80 kg M5, prima classificata, Loi Teresa. Se vuoi competitività, c'è la Grazie. Categoria 80 kg senior, seconda classificata, Pilisi Roberta. Prima classificata, Pino Clara. No, si è rifiutato. No, ho detto che non mi dovete cagare in faccia. L'ha fatto. Dover babysittare chi babysittare. No, però ho avuto 3 settimane di sonno, quindi non abbiamo fatto. Sei questo? No, ho fatto comunque PR. Categoria 63 kg T3, prima classificata, Muscas Federica. Assoluto panca femminile, Sara Carta. Brava Sara! Prossima gara regola mezzo su. Così un po' naif, mezzo su non Foto di gruppo. in generale, mi sa di quello che sia. Cosa? Di che cosa? Che ci pensi di tutto? Ce n'è ancora una categoria 80 kg T3 femminile. Prima classificata, Serra Lucrezia. Cosa ne pensa, signore? Dia un parere.
Parole grosse già. Ah, giusto, oh com'era? Non ci sono neanche 3 minuti. Com'era? Oh, com'era? Meme di Gerisco. Passiamo allo stacco femminile, Oh, che io non c'ero, quindi non... categoria 44 kg senior. Io credo a Giulia ha fatto la... Prima classificata, Senette Maria Teresa. La settimana è finita. Però non ha saltato nulla. Allora Gabriele, Categoria 47,5 kg senior, seconda classificata, Sanna Filomena. Prima classificata, Mais Elisabetta. Contaci Gabriele. Finisce per Cagaretta. Dopo 2 settimane. Categoria 47,5 kg T3, prima classificata, Capai Giorgia. Categoria 50,5 kg senior, prima classificata, Sara Carta. Categoria 58,5 kg M2, prima classificata, Stradoni Anna. Categoria 58,5 kg M3, prima classificata, Piras Annalisa. Che ritira? Bravissimo. Categoria 58,5 kg senior, prima classificata, Caredu Alice. Grazie. Passiamo all'assoluto femminile di stacco. L'assoluto femminile di stacco. Chi?
No, la meno 67 non la premiamo. No, ne premiamo lo stesso. Non ne premiamo lo stesso. Premiamo categoria 63 kg M2. Prima classificata, Murgia Francesca. Categoria 63 kg senior, seconda classificata, Melia Piera. Prima classificata, Meloni Carmen. Sì, dopo la corsa, stamattina. Categoria 63 kg T3, prima classificata, Muscas Federica. Categoria 70 kg M1, prima classificata, Ghisu Silvia. Grazie. Categoria 70 kg senior, terza classificata, Berti Camilla. Seconda classificata, Sanna Giada. Prima classificata, Cinzia Carta. Grazie. Categoria 70 kg T3, seconda classificata, Polese Valentina. Prima classificata, Carroni Letizia. Categoria 80 kg M5, prima classificata, Loi Teresa. Categoria 80 kg senior, seconda classificata, Irisi Roberta. Prima classificata, Pino Clara. Categoria 80 kg T3,
Seconda classificata, Serra Lucrezia. Prima classificata, Pirisi Erika. Possiamo passare all'assoluto? Avevo lasciato qualcuno, ho dimenticato qualcuno? E glielo diamo l'assoluto? Sì, allora assoluto, Elisabetta Mais. Foto di gruppo, forza, via. Perché se ti cade rompi la coppa. È foto di gruppo, non dormire di gruppo, Lasciate perdere. Passiamo alla categoria maschile. Categoria 67,5 junior. Terzo classificato, Accossu Lorenzo. Ah sì, c'è un insistente. Secondo classificato, Zucchita Emanuele. Primo classificato, Terroso Francesco. Simone. Grazie. L'abbiamo fatta questa fotografia, forza. Categoria 60 kg T3. Primo classificato, Spanu Manuel. Sì, hai fatto bene perché non ce la faceva da solo. Categoria 67,5 senior. Terzo classificato, Acacia Paolo. Secondo classificato, Boe Alessandro. Primo classificato, Addis Patrizio. No, no, no.
Passiamo alla categoria 75 kg. 75 kg M2, primo classificato, Marras Michele. Vai sul podio, vai sul podio. Categoria 75 kg M5, primo classificato, Ogni Antonio. Categoria 75 kg senior, quarto classificato, Moci Gianmario. Terzo classificato, Asole Giuseppe. Secondo classificato, Sudano Marco. Primo classificato, Mucelli Marco. Categoria 75 kg T2, secondo classificato, Pileri Luca. Primo classificato, Pirosu Luca. Categoria 82,5 kg junior, secondo classificato, Deleda Roberto. Primo classificato, Meloni Jacopo. Categoria 82,5 kg M4, primo classificato, Simula Mauro. Categoria 82,5 kg M5, primo classificato, Ruggeri Daniele. Categoria 82,5 kg senior, sesto classificato, Macioccu Gianluca.
Quinto classificato Spettu Tommaso. Quarto classificato Lacomi Marco. Terzo classificato Pala Alessandro. Secondo classificato Dottore Davide. Primo classificato Lai Andrea. Grazie. Categoria 82,5 kg T2. Primo classificato Corvo Salvatore. Categoria 82,5 kg M3 equipaggiato. Primo classificato Alessandro Silvas. Grazie. Categoria 90 kg Junior. Secondo classificato Spanu Lorenzo. Primo classificato Congiati Stefano. Grazie. Categoria 90 kg Senior. Quarto classificato Cabiddu Matteo. Terzo classificato Murgia Matteo. Secondo classificato Martedu Marco. Primo classificato Solgia Simone. Grazie. Categoria 90 kg T2. Primo classificato Fronteldu Giuseppe. Categoria 100 kg M1. Primo classificato Scanu Stefano.
categoria 100 kg T2, primo classificato Lampioni Mario. Categoria 125 kg Junior, primo classificato Ciuchetti Davide. Ho dimenticato qualcuno? Simona, 58,5 kg Junior femminile. Ci dispiace, sì. Ce l'hai? Di panca. C'è? Ci scusiamo. Pattitoni Marianna, prima classificata. Mi dispiace. Dimenticato qualcun altro? Quello dopo. Allora, passiamo all'assoluto maschile. Assoluto maschile, Addis Patrizio. A foto di gruppo, forza! Ci state tutti? Manca ancora una premiazione delle squadre. Come mai? Passiamo alla premiazione dell'assoluto equipaggiato. Assoluto Alessandro Silvas. Si presenti in pedana al primo posto, grazie. Allora, vogliamo sapere chi sono le squadre arrivate prima?
Siamo pronti? Vogliamo premiare la squadra? Allora, terza classificata, Atlas Gym. Chi ritira la coppa? Seconda classificata, Power Club Lula. Prima classificata, lasciate il posto, Powerlifting Team Sardegna. Tutti a fare la fotografia, tutti! Grazie a tutti gli atleti, grazie ai capisquadra, grazie ai comune di Budoni per averci ospitato ancora una volta. Un ringraziamento particolare all'assessore allo sport. Grazie anche a Giuseppe Caria, nonostante la febbre alta, ci ha condotto la gara in maniera egregia.